Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi e benvenuti in un nuovo estenuante videogiornale. È successo qualcosa di terribile durante le riprese del film Wicked. We wanted Wicked to be immersive. No, perché Ariana Grande e Cynthia Erivo a quanto pare si comportano in modo particolare. Avete presente le interviste promozionali dei film? Ecco, loro si presentano così. It's been a pleasure spending time with you. It's been a pleasure getting to know you, and I hope you will be there for the rest of my life. And I hope you will be too, and it's been the privilege of my life. Sembrano sempre in uno stato di estasi, incollate l'una all'altra, si tengono per mano tutto il tempo. La mia teoria è che se dovessero lasciarsi, una delle due evaporerebbe all'istante. Alle premiere Cynthia si è comportata più volte come se fosse la guardia del corpo di Ariana Grande, proteggendola come se fosse continuamente in pericolo, continuamente in difficoltà. Quando parlano della loro esperienza sul set, scoppiano a piangere, sospirano, sembrano due veterane che rievocano la guerra del Vietnam. Hanno sempre questo atteggiamento del tipo abbiamo vissuto cose che solo noi possiamo capire. Però ragazzi, paradossalmente insistono nel dire che sia stato tutto meraviglioso, un'esperienza troppo bella per essere vera. But it was beautiful. It was really special. What's gonna happen now? I don't know. Meno male, pensate se fosse stata un'esperienza di merda. Ovviamente la gente non ci crede, anche perché, come se tutto questo non bastasse, i fan sono preoccupati per il loro aspetto fisico, perché sono dimagrite e più che altro la cosa singolare è che non sono le uniche. Altri membri del cast di Wicked sembrano essere dimagriti. Già, e quindi gli utenti dell'internet stanno sparando teorie del complotto a Tignitè. Si parla della maledizione del Mago di Oz. Infatti il cast del film originale del 1939 venne colpito a suo tempo da una scia di sfighe colossali. Ora la storia, secondo i complottisti, si starebbe ripetendo. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Siamo davanti a una relazione morbosa che è nata su un set abusante o sono tutte teorie del complotto che si smontano con 2 minuti di buon senso? Mettetevi comodi, fatevi una tisana rilassante perché ne avrete bisogno e cominciamo. Seguiamo questa strada di mattoni gialli che ci porta dritti alla presunta relazione morbosa tra Ariana Grande e Cynthia Erivo. Vi ricordo che abbonandovi al canale potrete vedere questo stesso video senza pubblicità. Cominciamo! Il 24 novembre 2024 esce nelle sale Wicked parte 1. Le attrici protagoniste, Ariana Grande e Cynthia Erivo, sono molto emozionate a questi livelli. This is like exciting. This is really crazy. Oh my goodness. This is really awesome. It's just really overwhelming. It's crazy to be here right now. Perché tutto questo trasporto? Perché per loro questo non è un film come un altro, cioè non è un lavoro che hanno accettato così tanto per pagare il mutuo della villa Beverly Hills. No, questo per loro è il coronamento del sogno di una vita. Ariana in particolare sogna di fare Glinda da quando aveva i denti da latte, cioè lei è patita per il Mago di Oz. Per carnevale si vestiva da Dorothy. Poi quando Ariana è diventata più grande si è bloccata con Glinda, perché attenzione ragazzi, Wicked non è che è nato con il film dell'anno scorso, esisteva già, è un romanzo scritto nel 1995 da Gregory Maguire. And I had to ask myself the question in 1992, 1993, what really do I mean when I say somebody is bad, somebody is wicked? That was the origin of Wicked. Ma questo romanzo è a sua volta la rivisitazione del libro Il meraviglioso Mago di Oz di Frank Baum, libro scritto nel 1900 addirittura. Poi praticamente nel 2023 Wicked è diventato un musical di Broadway e ora ci hanno fatto il film basato sul musical. Ora, Wicked è il prequel del Mago di Oz e racconta la storia di Glinda ed Elphaba, le famose streghe di Oz. Lei è Elphaba, lei nasce diversa, con questa pelle verde foglia di lattuga, infatti più che una strega sembra una tartaruga ninja, ma anche al di là della sua carnagione lei è diversa, cioè guardatela, è quel tipo di personaggio che non si impegna per non essere bullizzato, cioè non gliene frega niente di vestirsi come gli altri, non fa proprio niente per compiacere gli altri. Simbolo di questa sua affermazione di sé sono gli occhialetti, i suoi occhiali sono
asimmetrici. Glinda invece, ragazzi, Glinda è l'esatto opposto. Lei è l'incarnazione vivente della bellezza, è eterea, è adorabile, si muove tutta sinuosa, cioè lo vedi che quando cammina sicuramente lei lascia la scia di profumo alla vaniglia e se le tagli un braccio esce zucchero filato. Glinda si conforma al sistema e ne trae ogni vantaggio possibile. È amata da tutti perché non disturba mai nessuno, ti dice sempre esattamente quello che vuoi sentirti dire. Non potrebbe esserci quindi una coppia di amiche più improbabile di Elphaba e Glinda, eppure queste due fanno amicizia. Elphaba, che il mondo vede come una zucchina magica, e Glinda, che apparentemente caga petali di rosa, diventano amiche, si inciuciano e il loro legame finirà poi per sbatterci in faccia una bella morale, cioè quanto è facile essere etichettati come cattivi, raccontati come cattivi solo perché si è diversi, solo perché non ci si piega alle regole degli altri. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? Ragazzi, io sono rimasta molto sorpresa perché prima di vedere Wicked pensavo che la domanda centrale del film sarebbe stata: come ha fatto la malvagia strega dell'Ovest a diventare malvagia? Cioè, cosa l'ha resa malvagia? E invece non c'entra niente, cioè la vera domanda è: e se Elphaba non fosse mai stata malvagia? E se i veri cattivi fossero quelli che le puntavano il dito contro? That's a good question. Ok, quindi Ariana voleva troppo fare Glinda. I have never wanted something as badly as I did this. Pensate che nel 2011 aveva scritto su Twitter, prima di andare a Broadway a vedere Wicked: mi sto preparando per la premiere di Wicked a Los Angeles, emozionatissima di vedere uno dei miei musical preferiti. Per i nerd di Broadway, siete più elfi o più Glinda? Poi ragazzi, dopo lo spettacolo Ariana aveva twittato: ho adorato rivedere Wicked, produzione incredibile, mi ha fatto realizzare di nuovo quanto io desideri interpretare Glinda prima o poi nella mia vita. Hashtag ruolo dei sogni. Pensate che storia. E ancora ragazzi, un mese dopo Ariana aveva risposto a un fan dichiarandosi team Glinda, pur ammettendo di fare il tifo per Elfie ogni tanto. Cioè lei ha dedicato diversi tweet nella sua vita alla questione. Ma non finisce qui. Sempre nel 2011 Ariana si era esibita cantando The Wizard and I, cioè il pezzo forte di Elphaba nel musical, presentandosi un po' truccata di verde, vestita di verde. Tutto questo 13 anni prima di girare il film. Cioè lei ha manifestato con la potenza di Hailey Bieber. Ma mentre Ariana Grande manifestava di recitare in Wicked, a Hollywood le cose erano bloccate. In che senso? Allora, l'intenzione di fare il film già c'era, niente meno, ma non si passava mai ai fatti. Perché? Perché il produttore Mark Platt aveva comprato i diritti cinematografici di Wicked da prima che diventasse un musical a Broadway, però il film, non l'aveva fatto subito, aveva avuto altro da fare. Poi però era uscito il musical aveva avuto un successo incredibile e a Mark era venuta l'ansia da prestazione, cioè lui pensava: se ora faccio produrre il film sicuramente ogni singola scena sarà vivisezionata, sarà analizzata e paragonata al musical originale, e se il film mi viene fuori mediocre rovino un'opera d'arte, cioè mi mettono in croce. No, non me la sento, non sono pronto. Quindi cosa fa Mark Platt? Aspetta anni, aspetta un decennio, aspetta che il regista perfetto e il cast perfetto gli cadano in testa come la casa di Dorothy, e nel 2021 il miracolo avviene. Trova il regista John M. Chu che gli piace, a Mark piace come lavora lui, quindi gli affida la regia e si aprono ufficialmente i casting per Wicked. Ariana Grande praticamente, quando lo viene a sapere, lei si era appena sposata, no? Quindi molla lo sposo all'altare e scappa dal regista a fare il casting, cioè più o meno è andata così. Il nuovo marito di Ariana Grande è Dalton Gomez, un agente immobiliare che dice: vabbè dai, pazienza, la luna di miele ce la faremo quando finiranno le riprese. Ariana Grande arriva ai casting discreta come una stalker e il regista, questo John Chu, racconterà un aneddoto che mi fa molto ridere. Dirà: il giorno dei casting io mi trovavo davanti all'edificio quando improvvisamente vidi un'auto che faceva avanti e indietro.
Dentro c'era Ariana Grande, mi passò davanti circa 14 volte, 20 minuti prima dell'inizio dei casting, sparando a tutto volume la canzone One Short Day, che sarebbe una delle canzoni del musical, ragazzi. Ariana tecnicamente è lì per audizionare sia per il ruolo di Glinda che per il ruolo di Elphaba, però lei ci tiene a fare intuire la sua preferenza, infatti indossa una maglietta rosa confetto, il colore di Glinda è il rosa. C'è un problema, ragazzi, il regista non la vuole Ariana Grande, pensa, ma figurati se do la parte di Glinda ad Ariana Grande, Puah! Ma che c'ha pizza Ariana Grande con Glinda? This is high craft stuff that takes a lot of experience to do. There was no way Ariana Grande, who'd never led a movie, could do this. Ariana Grande è una pop star, di sicuro non ha idea di cosa significhi reggere un film di questa portata sulle spalle. Ma poi non è solo questo, il problema è che Ariana Grande è troppo famosa. Wicked is too big to have Ariana Grande, who's really big, to then sit on top of it. It's just like too many competing things. Cioè, ragazzi, secondo il regista il rischio è che il pubblico vedrà Ariana Grande, non la strega del nord. Cioè, il rischio sarebbe che la fama di Ariana Grande schiacci il personaggio di Glinda. Ariana è disperata, ragazzi, lei vuole questa parte più di ogni altra cosa, si venderebbe l'anima al diavolo. Al provino si ritrova poi a competere con pesi massimi come Amanda Seyfried e Dove Cameron, che esteticamente somigliano a Glinda molto più di lei. Questa è la Glinda classica, questa è Dove Cameron, questa è Amanda Seyfried e questa è Ariana Grande. C'è il regista che dice su via. Tra l'altro gli haters di Ariana Grande la chiamano Black Ariana perché? Perché sostengono che Ariana faccia finta di essere nera per marketing, cioè lei esagererebbe con l'abbronzante spray o col fondotinta scuro, canterebbe canzoni R&B, hip hop, si atteggerebbe come una cantante nera, però ovviamente non è nera, ha tutti i privilegi di una donna bianca e comunque ogni tanto cambia stile e torna a un'estetica da donna bianca, quindi i suoi detrattori dicono Ariana indossa la cultura nera come se fosse un outfit, se la mette e se la leva, se la mette e se la leva, se la mette quando le conviene per scalare le classifiche. Una pratica questa etichettata come blackfishing. Quindi vabbè, ragazzi, questo per dire che cosa? Che Ariana non è così bianca, cioè non ha questa estetica qui, al contrario di solito ha un'estetica latina. C'è però qualcosa che corrompe un po' il regista e no, non è il papà di Ariana Grande, ma la sua voce. Ma c'è di più, il regista al casting nota che Ariana ha qualcosa che le altre due candidate al ruolo di Glinda non hanno: la comicità. One time, my brother was in a parade, but he was inappropriate, so the parade people called the police, and now he's not allowed to be in parades. Or be near horses. Dobbiamo ricordarci da dove viene questa Ariana Grande. Prima di diventare una pop star, Ariana era Cat Valentine in Victorious, era il personaggio più comico della serie, era quella stralunata, ingenua, lei faceva ridere per quella sua ingenuità esasperata. Play with the pretty keys. KK. I told you not to tell anyone. You did not make that clear. Ecco, quel tipo di comicità si sposa molto bene con il personaggio di Glinda. Così il regista decide di convocarla al secondo provino, ma le lancia una sfida. Le dice: vediamo se riesci a smettere di somigliare ad Ariana Grande. Questo lo leggiamo su IndieWire, parole del regista, ragazzi. Ariana fa il secondo provino, il regista ancora non la vorrebbe, però deve riconoscere che lei sia, lo cito testualmente, la persona più interessante della stanza. Porca miseria, ma lui ha ancora questa fissazione, ragazzi. Jon Chu non la vuole prendere Ariana Grande perché c'ha questa paura che il pubblico, entrando in sala... Mi si è rotto l'unghio. O qualunque cosa sia. Non posso tenerli senza unghie, sembrano i guanti per lavare i piatti. Dicevo, Jon Chu ha ancora questa paura viscerale che il pubblico, entrando in sala, veda solo la pop star Ariana Grande che fa il cosplay di una strega. Quindi Jon Chu ancora non è convinto. E che cosa fa?
convoca tutte queste attrici per il terzo provino: Ariana Grande, Amanda Seyfried e Dove Cameron. Ariana a questo punto, per attirare l'attenzione di Jon Chu, decide di fare qualcosa di particolare. Si mette a improvvisare durante il provino, restando dentro il personaggio di Glinda, cioè muovendosi come il personaggio di Glinda. Il regista dirà: mi sembrava che Glinda stesse prendendo vita davanti ai miei occhi. Ma ancora non gli basta, non vuole prendere Ariana Grande. La richiama quindi per il quarto provino, per un quinto provino. In totale l'avrà chiamata circa 6 volte e il regista si accorge che ad ogni provino Ariana è sempre meno Ariana Grande. I've never seen anyone change like that. Io me la immagino Ariana che tra un provino e l'altro va a farsi esorcizzare, c'è il prete che urla: esci da questo corpo, Ariana Grande! E così al sesto provino Jon Chu si accorge che Ariana Grande non c'è più, c'è solo Glinda, lui vede solo Glinda. Racconterà il regista in un'intervista: I could put a chair down and say, okay, Glinda, go jump over that. And she would, and you're like, that's the way Glinda would jump over that. ma secondo me, ragazzi, il regista avrebbe potuto dirle anche: Glinda, sali sul cornicione della finestra e salta, e Ariana lo avrebbe fatto esattamente nel modo in cui lo avrebbe fatto Glinda. Nel frattempo procedono i provini per la protagonista Elphaba, perché la vera protagonista poi è lei. Al provino, ragazzi, si presenta tutto il mondo, pure Lady Gaga. Vi giuro sulla testa di Carlo, Lady Gaga ha fatto il provino per Elphaba, ma quando entra nella stanza Cynthia Erivo, il regista Jon Chu ne rimane folgorato. That's her. That's Elphaba. Non si fa tutte le seghe mentali che si era fatto con Ariana Grande. Cinzia, non so bene come si pronunci il suo nome, insomma, questa diva si presenta in maglietta e jeans, ma appena apre bocca e canta The Wizard and I, spegne Lady Gaga. Cynthia Erivo è già un'attrice di musical, ragazzi, ha la tecnica, questa recita a Broadway, di cosa stiamo parlando? Anche se magari voi la ricorderete come la fata turchina. Lei era la fata turchina nel live action di Pinocchio del 2022. Ma c'è anche un motivo più profondo per cui Cynthia è perfetta per questo ruolo. Elphaba infatti è discriminata anche perché è nata con la pelle verde, vive il peso di essere considerata diversa anche per il colore della sua pelle, e Cynthia questo tipo di dolore lo ha vissuto sulla propria pelle, in tutti i sensi sulla propria pelle, perché lei è nera. Infatti lei è nata in una famiglia nigeriana e racconterà spesso poi di come questo disagio faccia parte del suo vissuto. Quindi il regista pensa che dovrebbe far scendere Carlo dal divano perché sta russando decisamente troppo, disturbando probabilmente l'audio. Dicevo, il regista pensa: Cynthia può dare molto spessore al personaggio perché può attingere a un serbatoio di emozioni reali. Il mio lavoro sarà quello di riesumare quel dolore lì, riportarla ai tempi in cui soffriva, riaprirle le ferite che le si erano chiuse, riportare in superficie ciò che lei aveva sepolto e farle attraversare quel dolore atroce di nuovo. Quindi in pratica, mentre Ariana dovrà allontanarsi da se stessa per trovare Glinda, Cynthia al contrario dovrà scontrarsi con se stessa per trovare Elphaba. In entrambi i casi sarà un lavoro che entrambe descriveranno come trasformativo. Vabbè, il regista, prima di assegnare le parti definitivamente a loro, ad Ariana Grande e Cynthia Erivo, vuole vederle cantare insieme. Ed eccole qui mentre cantano insieme per la prima volta. Guardate che sinergia! Una cantante che ama essere nera e Cynthia Erivo. Mentre cantano, tutto il team presente nella stanza si commuove. La loro chimica è pazzesca, hanno due voci che si incastrano perfettamente e c'è un dettaglio che fa impazzire il team di produzione. They're the same size. E infatti, ragazzi, vi riporto i dati scientifici. Effettivamente Ariana Grande è alta 1,57 m, mentre Cynthia Erivo è alta 1,54 m. Nessuno può ignorarlo, sono loro, Glinda ed Elphaba. Le hanno trovate. The world needs to see more of you, and I think we would love for you to be our Elphaba. A inizio novembre 2021 Jon Chu decide che è arrivato il momento di dare loro la grande notizia. Videochiama Cynthia e glielo dice: sei tu, sei Elphaba. E lei si commuove. Thank you so much. Thank you.
Poi tocca ad Ariana, la videochiama e le dice: tu da oggi sei Glinda, ti abbiamo presa. We want you to be our Glinda the Good in the Wicked freaking movie. Appena Ariana sente sta notizia si commuove, si scioglie in lacrime e dice, sentite: I love her so much. I'm gonna take such good care of her. Thank you so much. da qui in poi inizia questo rapporto simbiotico tra le due. Cynthia invia ad Ariana dei fiori rosa con un bigliettino che dice: il rosa si abbina bene con il verde, congratulazioni signorina Ariana, questa parte è fatta apposta per te, non vedo l'ora di condividere il viaggio del musical con te, con amore. Cynthia. Ariana ricambia inviando a Cynthia questo mazzo di fiori verde, che onestamente sembra un broccolo, ma vabbè, conta il pensiero, e le scrive: cara Cynthia, dire che sono onorata è un eufemismo, non vedo l'ora di abbracciarti. Ci vediamo a Oz. Baci, Ariana. Il 5 novembre 2021 le due postano sui social un carosello identico, ognuna sul proprio profilo. In entrambi i post ci sono 3 foto. La foto 1 è la reazione drammatica alla notizia. La foto 2 sono i fiori, quelli rosa di Ariana e il broccolo di Cynthia. La foto 3 è lo screenshot della videochiamata tra le due nuove migliori amiche. Un post perfettamente coordinato, sospettosamente coordinato, ragazzi. Questo suggerisce che cosa? Che sin dal giorno 0 c'è stato un team di marketing, un team che magari ha dato loro direttive per costruire sui social la narrazione dei due destini che si incontrano. Ma andiamo per ordine. Il regista impone ad Ariana Grande una condizione per interpretare questo ruolo. Lei dovrà disimparare il pop, cioè lei è una delle voci pop più iconiche della nostra generazione, no? Ariana Grande. No, non può essere sta cosa. La missione di Ariana, se non si fosse capito, è scomparire dentro Glinda per tutto il tempo delle riprese. Questo vuole il regista. Ragazzi, se pensate che il regista stia esagerando con lei, sappiate che ad Ariana Grande non frega assolutamente nulla. A lei va bene, lei è in missione, lei è pronta a tutto per questa parte. I was like, what underwear would Glinda wear today? E nel gennaio 2022 Ariana spunta così. Biondissima, si è sbiancata pure le sopracciglia e ho la vaga impressione che abbia smesso di fare le lampade, può essere? Cioè, paradossalmente, per smettere di essere Ariana, lei è diventata Ariana. Fondamentalmente quello che il regista sta chiedendo ad Ariana Grande è di applicare il metodo Stanislavski. Il metodo Stanislavski consiste nel diventare il personaggio che devi interpretare. L'idea è che tu non debba simulare le emozioni del tuo personaggio, ma viverle veramente. Ma si può sapere che cosa ti prende? È uno di quei pazzi di Stanislavski, ecco che cosa gli prendo. Se il tuo personaggio piange per un lutto, tu non ti puoi limitare a imitare il pianto o a forzarlo con trucchi tecnici tipo il collirio, Dio ce ne scansi. No, tu che cosa devi fare? Devi scavare nella tua esperienza personale, nella tua memoria, e recuperare un ricordo in cui hai provato una perdita. Poi non importa quanto grande sia stato quell'evento, va bene anche il ricordo di quando ti è morto il criceto, se ti ha fatto soffrire. Basta che quel ricordo ti riattivi il repertorio di sensazioni legate alla perdita, al che tu ti concentri su quel ricordo, lo riporti alla superficie, ne riaccendi le emozioni e poi le trasferisci nella situazione del personaggio. A quel punto, inevitabilmente il tuo sguardo sarà diverso, la tua voce sarà diversa, il tuo corpo si comporterà come quello di chi sta veramente vivendo un lutto, le tue microespressioni facciali lo riveleranno. Ora, nei casi più estremi, il metodo Stanislavski consiste nel continuare a vivere dentro il personaggio anche fuori dal set, per tutto il tempo delle riprese. Ad esempio, una volta ho fatto uno spettacolo in cui una delle attrici avrebbe dovuto interpretare una donna afghana costretta ad andare in giro col burka. Ecco, questa donna, questa tizia, ha indossato il burka ogni giorno, tutto il giorno, per il tempo delle prove, diciamo, cioè proprio della preparazione dello spettacolo, anche nella sua vita quotidiana, cioè lei tornava a casa col burka. Vi faccio un altro esempio più famoso. Leonardo DiCaprio è vegano, ma
Quando interpretò Revenant mangiò carne cruda di bisonte, cioè non era un effetto speciale quella scena in cui lo abbiamo visto mangiare la carne cruda, era vera carne cruda di bisonte, stile Marilena, ragazzi, perché Leonardo DiCaprio voleva che la sua reazione, diciamo le sue microespressioni mentre mangiava quella carne fossero autentiche. Ah, e quando in Revenant si è infilato dentro la carcassa di un cavallo per sopravvivere al freddo, avete presente quella scena? Ecco, non era finta. La carcassa era vera. Ma neanche il freddo che provava era finto, ragazzi. Le temperature erano tenute basse perché doveva sentire veramente freddo. Cioè, Leonardo DiCaprio non ha paura di niente. Lui, a parte le donne sopra i 25 anni, è disposto a sopportare tutto. Ora, il metodo Stanislavski... Molto sexy questo costume, devo dire, sembro Elfa Bazzozza. Ora, il metodo Stanislavski, ragazzi, è una tecnica affascinante, per carità, ma non fa per tutti. Non tutti avrebbero potuto infilarsi dentro un cavallo morto senza uscirne con un disturbo post-traumatico da stress, per esempio. Inoltre, a seconda di quanto complesso è il personaggio, c'è il rischio di avere crisi di identità. Sconsiglierei questa tecnica a chi ha un'identità fragile, a chi, per esempio, tende a voler a tutti i costi piacere agli altri, quindi tende a cambiare pelle per piacere agli altri, perché se non sai bene chi sei tu, potrebbe essere difficile tornare indietro dopo essere stata un'altra persona per mesi e mesi. Guardiamo i grandi. Meryl Streep ha usato questo metodo per Il diavolo veste Prada. Lei si comportava da Miranda Priestley anche fuori dal set, trattando male le colleghe. Secondo alcune fonti sarebbe poi caduta in depressione. Lei, ma penso pure le colleghe. E qua parliamo di Miranda Priestley, che non è un ruolo tragico. Pensate a interpretare ruoli tragici, quanto può essere complicato. Ci sono attori che sono rimasti incastrati nel dolore del personaggio e che hanno fatto molta fatica a ritrovare la luce, come Will Smith dopo 7 anime. Lui è arrivato alla scena finale, ragazzi, già aveva dato l'anima a Cristo, gliele aveva date tutte e 7. Il metodo Stanislavski non è un gioco, non è per tutti, perché consiste nella dissociazione dal proprio corpo, dalla propria identità. Il proprio corpo finisce per appartenere in tutto e per tutto al personaggio. Certe volte addirittura richiede dei sacrifici, come dimagrimenti estremi o al contrario ingrassare fino a non riconoscersi più. Dipende tutto dal personaggio in cui devi entrare. De Niro trained with me for 1 solid year before we shot one for the film. Then he takes off 4 months out of the movie to put on 60 pounds. Ora, se non conosci bene i tuoi limiti, se non conosci bene te stesso, cosa rischi? Rischi che quando le riprese finiscono mi crolli, la tua vita non ha più uno scopo perché quel personaggio era diventato la tua struttura, quindi ora sei vuoto. Ecco perché non tutti gli attori sono fan del metodo ci sono pure i criticoni del metodo Stanislavski. Prendete Anthony Hopkins, lui più volte ha detto che ritiene il metodo Stanislavski una sciocchezza. You're John playing Hamlet, or whatever you play. You're John. Dice Anthony Hopkins, fare l'attore è un lavoro, si recita e basta, devi recitare, devi imitare le emozioni, non le devi provare. Cioè praticamente chi critica il metodo Stanislavski pensa che se devi provare veramente le emozioni per saperle interpretare è perché non sai recitare, cioè non le sai appunto imitare. So to believe that you've got to become the part, well, that's bad acting. Vabbè, meno male che Anthony Hopkins la pensa così, ragazzi, visto che lui ha interpretato Hannibal Lecter. Immaginate se si fosse calato troppo nella parte, si fosse portato il personaggio a casa. Ma dove sta la polemica? Nel fatto che ad Ariana Grande non venga data la possibilità di scegliere. L'uso di questo metodo le viene imposto, non è una sua decisione artistica autonoma. Cioè normalmente il metodo Stanislavski è una scelta dell'attore, è lui che decide se vuole torturarsi psicologicamente per migliorare la performance. Ogni attore decide come arrivare al personaggio, quali strumenti usare, quale tecnica usare, quanto spingersi in profondità. Ma qui il regista sembra essere stato categorico: se tu vuoi fare Glinda, mia cara Ariana Grande,
Devi cancellare Ariana Grande, devi diventare Glinda. Il metodo Stanislavski sembra essere nel suo caso una conditio sine qua non. O lavori così o non se ne fa niente, darò la parte a qualcun altro, non lo so, ad Amanda Seyfried, che tra l'altro sembra aver preso male il fatto di essere stata scartata. Pubblica ancora contenuti in cui canta le canzoni di Glinda, vestita come Glinda, e parla anche di questa delusione in un'intervista. So I knew Wicked was coming, so I was able to really prepare, and I'm telling you, I've never felt that solid in my voice than I did at the auditions. I do, again, think everything happens for a reason. Vabbè, comunque, eccoci qui. Questa scelta di Jon Chu di costringere Ariana Grande a utilizzare il metodo non passerà inosservata e solleverà polemiche. Vi leggo cosa scrive per esempio questo utente, perché riassume perfettamente il sentimento di una parte di pubblico. Dice, riferendosi ad Ariana Grande: se la sua prima audizione non è stata sufficiente per i direttori del casting per vedere oltre il suo vero io, allora significa solo che la ragazza ovviamente non sa recitare, e invece di cercare vere attrici l'hanno praticamente spinta a cancellare la sua identità, tra virgolette, perché ha cambiato forma per tutta la sua vita. Il ragionamento di quest'utente quindi qual è, ragazzi? Se tu sei una brava attrice, sei in grado di entrare e uscire dal personaggio con la tua tecnica. Ariana ai casting evidentemente non ci riusciva, ma Jon Chu ormai si era convinto di volere a tutti i costi Ariana Grande per la svampitaggine che lei sa interpretare così bene. Quindi, rendendosi conto che lei, Ariana Grande, non aveva gli strumenti per interpretare un ruolo così complesso come quello di Glinda, Jon Chu avrebbe scelto una scorciatoia. Invece di insegnarle a interpretare Glinda in modo tecnico, l'avrebbe costretta a spegnere Ariana Grande, ad annullare Ariana Grande per diventare Glinda. Tanto interpretare Glinda era il sogno della vita di Ariana Grande, non gli avrebbe mai detto di no, non avrebbe mai messo dei confini. Un altro utente scrive: Cynthia non era troppo Cynthia e non ha dovuto andare in giro vestita di verde 24 ore su 24 perché John la considerasse degna del ruolo. Quel tizio è davvero strano e sono davvero curioso di sapere che ambiente ha creato sul set. Dall'altra parte però c'è chi risponde così a questa teoria del regista burattinaio: siete tutti fuori di testa, Ariana è una donna adulta, può scegliere di comportarsi come vuole, non incolpate gli altri per la sua mancanza di morale e di identità. Come? Mi sembrava che la stesse difendendo. Ha avuto problemi di identità fin dall'inizio della sua carriera. Perché in effetti, ragazzi, Ariana, anche se, vabbè, in questa circostanza possiamo dire che sia stata costretta dal regista a usare il metodo Stanislavski per essere scelta, cioè per interpretare Glinda, è pur vero che già quando faceva Cat Valentine lei era diventata Cat Valentine. Ma come sta messa psicologicamente Ariana? Perché abbiamo detto che il metodo Stanislavski richiede delle basi psicologiche solide. Lei come sta? È pronta per delle riprese che si promettono così immersive, così totalizzanti? La risposta onesta è: non lo sappiamo, cioè non sappiamo come lei stesse nel momento preciso in cui iniziava a girare il film, però sappiamo come stava in generale da anni. Ariana in generale soffre di ansia, depressione e attacchi di panico. Tutto questo dal maledetto 22 maggio 2017, in cui durante il suo concerto a Manchester esplose un ordigno all'uscita dell'arena, facendo centinaia di feriti e 22 morti, tra cui bambini e adolescenti. Da lì Ariana sviluppò un disturbo post-traumatico da stress, ma Ariana non fece in tempo a ripigliarsi dallo shock dell'attentato che nel 2018, cioè l'anno successivo, morì il suo ex fidanzato Mac Miller, al quale era rimasta molto legata. Le conseguenze divennero visibili anche pubblicamente. Infatti, durante il tour del 2019, Ariana Grande fu costretta a cancellare un meet and greet con i fan a causa di un attacco di panico. Nel frattempo si mise a cercare casa, perché magari cercava stabilità nella sua vita privata, quantomeno, e fu così che conobbe Dalton Gomez, agente immobiliare di lusso che aveva venduto già case a celebrità del calibro di Miley Cyrus e Justin Bieber. Nel 2020 Ariana si innamorò di lui, i due andarono a convivere nella loro nuova casa e il 15 maggio 2021 si sposarono.
automaticamente passò il messaggio che lei stesse meglio, perché si tende a pensare che, vabbè, quando ti sposi sei felice, però la verità è che non lo sappiamo veramente, cioè non sappiamo se Ariana fosse effettivamente pronta a un lavoro attoriale che ora le chiederà di annullarsi, di scavare nel suo dolore. Questo non lo sappiamo e non possiamo saperlo. Quello che però sappiamo, che cos'è? Che Ariana sta realizzando un suo sogno, sta facendo qualcosa che da una vita desiderava fare, e quindi ragazzi ha fatto bene a farlo, fine, ha fatto bene a essere accollativa. Secondo me il fatto che un'esperienza ti metta a dura prova non significa per forza che sia meglio evitarla, cioè che evitarla sia la scelta migliore. Ariana è felice di questa opportunità, è biondissima ed è pronta a tutto, non è un problema per lei utilizzare il metodo Stanislavski. Ma ragazzi, quando iniziano le riprese di Wicked, nella vita di Ariana Grande esplode uno scandalo che proprio non ci voleva. Un mese dopo la sua selezione viene scelto anche l'attore che interpreterà Boq, un personaggio che più avanti nella storia diventerà, spoiler, l'uomo di latta. È Ethan Slater. Ora ragazzi, quando Ethan viene selezionato, sua moglie Lily è incinta. Già, potete immaginare dove sto andando a parare. Nell'agosto del 2022 sua moglie Lily partorisce, nasce il loro figlio neonato. Auguri e felicitazioni, complimenti Ethan, sei diventato papà. Ma il dovere lo chiama, il cast deve trasferirsi a Londra dove Wicked verrà girato. Arrivati a Londra, gli attori si ritrovano a Oz. Letteralmente a Oz, perché gli scenografi hanno costruito Oz, una città ragazzi hanno costruito. Le ambientazioni in cui si muoveranno gli attori sono vere ragazzi, non saranno realizzate con il green screen, anche perché se usavano l'effetto green screen spariva Elphaba. Vi do una dimostrazione di cosa succede utilizzando l'effetto green screen quando un'attrice è tutta verde. Comunque, quasi tutto sul set di Wicked è vero, è reale. Il villaggio dei mastichini esiste veramente, cioè fa comune. I tulipani sono veri, ragazzi. Il regista ha fatto piantare 9 milioni di tulipani in una location fisica. Gli interni dei palazzi, delle case sono curatissimi fino all'ossessione. In un'intervista a Entertainment Tonight, Ariana Grande racconterà di come lo scenografo Nathan Crowley abbia fatto un lavoro maniacale. Dirà che i diari che si vedono in scena sono scritti veramente, sono tipo scritti a mano, qualcuno si è messo a scrivere diari che nessuno avrebbe mai letto. A questo punto è abbastanza chiaro che il regista Jon Chu sia un verista. L'immersività fa parte della sua poetica. Non a caso in un'intervista Jon Chu spiegherà che lui segue un metodo immersivo. Se lui deve fare un film sulla danza diventa un ballerino. Di conseguenza anche i suoi attori devono fare la stessa cosa, immergersi totalmente in Oz. Jon Chu vuole che i suoi attori respirino l'aria di Oz, che vivano la storia di Oz anche con il corpo, quindi vedendo i mattoni gialli, toccando le cose di Oz, sentendo gli odori dei tulipani. Quindi ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, se a questo gli dici però scusa John, non dovremmo minare l'identità degli attori, lui ti risponde scusa, ma ti sembra che stiamo girando una televendita di materassi? Ma anche le scene in cui Cynthia Erivo canta volando sono reali ragazzi, questa non è CGI e praticamente non ci sono controfigure, è Cynthia in carne e ossa, è lei attaccata a delle corde che vola e canta mentre fa movimenti aerei, rotazioni, sospensioni, acrobazie, va oltre qualunque immaginazione di Tom Cruise. Anche il trucco di Elphaba ovviamente è reale, cioè non è che è fatto al computer. Ogni giorno servono 2 ore e 45 minuti solo per truccare Cynthia, più altri 45 minuti poi dopo le riprese per rimuoverlo. In pratica Cynthia passa sul set quasi 4 ore in più ogni giorno rispetto agli altri attori solo per diventare Elphaba e poi tornare umana. Verso la fine delle riprese però secondo me non c'era più bisogno del trucco, dopo tutto sto stress Cynthia era verde zombie di suo. Queste riprese così tanto immersive vanno avanti, lo sapete per quanto tempo? You know, we were really in Oz for 2.5-3 years.
per quasi 3 anni. Perché? Perché sin dal principio il regista decide di spezzare Wicked in 2 parti per non sacrificare nulla. E Wicked parte 1 e Wicked parte 2, intitolato Wicked for Good, vengono girati insieme, di fila, per 2 o 3 anni. 3 anni sono tantissimi, ragazzi, sono una condanna per spaccio. Le riprese si sono trascinate talmente a lungo che il regista ha visto nascere 3 figlie. Cioè, sua moglie è stata incinta 3 volte, giusto per rendere l'idea della tempistica. Purtroppo, passando 2 o 3 anni in un set, può capitare che i legami fuori da Oz si danneggino o addirittura si rompano. Il 17 luglio 2023 Ariana Grande viene avvistata nel mondo reale a Wimbledon senza la fede nuziale. 3 giorni dopo, zitta zitta, Ariana Grande cancella dal suo profilo Instagram le foto del matrimonio. Mi sa che l'agente immobiliare può rivendersi la casa. Lo stesso giorno, il 20 luglio 2023, TMZ pubblica un articolo con un titolone shock. Ariana Grande sta uscendo con la co-star di Wicked. Il fortunello è proprio Ethan Slater. E subito scandalo, perché Ethan, ragazzi, è sposato, c'ha un figlio neonato di appena 1 anno. All'inizio molti non ci credono, dicono vabbè, ma può essere mai, saranno solo pettegolezzi. TMZ si è inventato sta notizia perché Ariana è stata vista senza la fede nuziale. E invece 6 giorni dopo l'uscita del gossip, il 26 luglio 2023, Ethan Slater chiede ufficialmente il divorzio dalla moglie. Lo riporta People. Il giorno successivo, l'ormai ex moglie di Ethan conferma ai giornali che so disonorato sta con Ariana Grande. In un'intervista al The Cut racconterà pure di aver sofferto di depressione postpartum a causa di un parto traumatico in cui ha rischiato la vita. Ethan, anziché restarle accanto, si sarebbe allontanato progressivamente, secondo la sua versione, fino appunto a sbolognarla per Glinda. No, vabbè, atroce. Nel frattempo, vabbè, ragazzi, sui giornali spuntano le immancabili fonti anonime che provano a metterci una pezza e dicono no, attenzione, in realtà Ethan e sua moglie non stavano più insieme da già ben 2 mesi. Ma noi, ragazzi, grazie alla It Ends With Us saga, ormai siamo colti e lo sappiamo che queste fonti anonime altri non sono che i team di PR di Ariana e Ethan che lavorano per ripulirgli l'immagine, purtroppo con scarsi risultati. Sui 2 infatti si abbatte una tempesta di commenti tossici. Ariana Grande viene etichettata come sfasciafamiglie e improvvisamente tutti parlano delle sue relazioni precedenti facendo notare un pattern. Non sarebbe infatti la prima volta che Ariana si mette con qualcuno che è già impegnato. In rete la si accusa di avere una sorta di vizio, quello di rubare gli uomini ad altre donne per nutrire la sua autostima fragile. Secondo queste accuse ad Ariana non importerebbe niente di Ethan, avrebbe solo voluto sentirsi scelta al posto della moglie. Infatti Ethan, secondo questi commenti, sarebbe troppo brutto per lei. Cioè, come può una come Ariana Grande trovare attraente questo? Ethan a sua volta, ragazzi, viene fatto a pezzi da commenti negativi che lo accusano di aver abbandonato la sua famiglia per una cotta probabilmente passeggera. È il caos. La shitstorm diventa talmente violenta che Ariana Grande è costretta a limitare i commenti su Instagram, probabilmente anche per evitare che quella valanga di insulti finisse per danneggiare anche l'immagine del film che lei stava girando. Cioè, magari qualcuno per boicottarla avrebbe potuto pensare di boicottare il film. Nei giorni successivi Ariana e Ethan vengono paparazzati più volte insieme, mano nella mano, a Disneyland, in giro, così come se fosse legale. Vanno pure a convivere i due. Dopo 3 mesi Ariana e Ethan rendono pubblica la loro relazione senza paura, ma poi smettono improvvisamente, cioè smettono di mostrarsi come coppia. Secondo me, ragazzi, è successo qualcosa. Secondo me a un certo punto qualcuno del team di produzione ha detto loro: oh picciò, basta, cioè un minimo
minimo di contegno. Vi ricordo che questo è un film per famiglie. Sta cosa che Glinda si trombi l'uomo di latta, per favore cerchiamo di non evidenziarla. Ora, durante questa parentesi già complicata, il pubblico inizia a notare un'altra cosa strana, cioè comincia a giudicare Ariana Grande per un altro motivo. Ariana Grande, infatti, sembra sempre più magra, giorno dopo giorno si rimpicciolisce, diventa sempre più bianca e sempre più minuscola. A un certo punto non si capisce più se sta girando il Mago di Oz o Stuart Little e scatta l'allarme generale. I fan cominciano a chiedersi: ma cosa sta passando Ariana? Sta forse cadendo a pezzi per colpa degli haters? Qualcuno salvi Ariana Grande, qualcuno le faccia un panino, è in evidente stato di denutrizione. Vi giuro non sto esagerando ragazzi, ho letto commenti del genere. Dall'altra parte però c'è chi prova a razionalizzare e dice: ma no ragazzi, che non è malata, semplicemente si è schiarita le sopracciglia. Questa cosa la fa sembrare più malaticcia, perché poi questi non sono i suoi colori, non è nella sua stagione di armocromia. La discussione esplode sui social però, cioè il corpo di Ariana Grande diventa il principale argomento di discussione. Spuntano sui social un sacco di contenuti del tipo: cosa sta succedendo ad Ariana Grande? E così un giorno Ariana decide di intervenire. Pubblica questo video in cui dice sostanzialmente: raga, non è che il body shaming è solo l'insulto, body shaming è anche quello che state facendo voi, cioè questa preoccupazione morbosa che avete per i corpi degli altri. Smettetela di guardare così tanto il mio corpo, anche se avete buone intenzioni, anche se vi state preoccupando per me, non è normale il fatto che ci siano thread dedicati ad analizzare le mie clavicole. Sentite che cosa dice Ariana. I just wanted to address your concerns about my body. I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies. If you think you're saying something good or well-intentioned, whatever it is, healthy, unhealthy, big, small, this, that, sexy, not sexy, I don't, we just shouldn't, we should really work towards not doing that as much. Detto ciò ragazzi, Ariana dice: e comunque se proprio lo volete sapere, la versione del mio corpo che voi state celebrando, cioè quella che avevo prima di Wicked, non era in salute. The body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly. And at the lowest point of my life, when I looked the way you consider my healthy, but that in fact wasn't my healthy. Ok, la gente finalmente si dà una calmata, le clavicole di Ariana smettono di essere l'argomento principale del TG1 e tutti torniamo alle nostre misere vite. Fino a novembre 2024, quando esce Wicked parte 1. Everyone, I have an announcement. Andiamo a vedere Wicked di Ariana Grande al cinema. 2 biglietti per favore. Per quale film? E ragazzi, comincia il tour stampa, cioè le interviste che il cast rilascia in giro per il mondo per promuovere il film. Quello che vedremo sarà in assoluto il tour stampa più bizzarro di sempre. You have been the light of the day. You are such a gift. You brought such light into the room. Thank you very much. Il cast quando rilascia le interviste è spesso unito e attenzione, il regista sta con loro, fa le interviste con loro, seduto serenamente tra Ariana e Cynthia, e questa cosa devo dire che mi calma parecchio, cioè mi fa pensare almeno non siamo davanti a una situazione tipo i Tens With Us, dove sembrava che l'attrice Blake Lively e il regista Justin Baldoni avessero firmato un ordine restrittivo reciproco perché rilasciavano interviste solo in galassie diverse. Qui no, qui il regista c'è, esiste visibilmente. Una cosa degna di nota è che in praticamente tutte le interviste Jon Chu insiste molto su un punto, cioè sul fatto che lui avesse delle bassissime aspettative da Ariana Grande, però praticamente dice: io alla fine sono rimasto molto sorpreso da come lei alla fine delle riprese si fosse trasformata in un'altra persona completamente. Dice: alla fine delle riprese Ariana indossava la parrucca in modo diverso, portava i vestiti in modo diverso, si muoveva in modo diverso, non era più Ariana Grande, e lui è felice di questo risultato.
Immaginate quanto sono felici invece i fan di Ariana Grande, che a momenti chiamano la polizia, soprattutto per il comportamento bizzarro che vedranno assumere ad Ariana e Cynthia. Allora, andiamo per ordine. Nelle primissime interviste, quelle che Ariana e Cynthia rilasciano con il resto del cast, le due si comportano in modo normale. Vanno d'accordo, cioè si vede che hanno costruito una forte amicizia, addirittura raccontano di avere dei tatuaggi di coppia ispirati a Wicked. Per esempio si sono tatuate le iniziali E e G dentro un cuore. We started at the very beginning. Yes, with WGE. And on the back of our things we have I have E and a heart, you have G and a heart. Quindi ognuno porta sulla pelle l'iniziale dell'altra. Vabbè, ma le due hanno anche altri tatuaggi di coppia. We are covered in Wicked One. Ma fin qui, ragazzi, Cynthia e Ariana non sembrano esaltate. Raccontano che sul set c'erano sempre l'una per l'altra, che bastava loro uno sguardo per capire se l'altra avesse bisogno di qualcosa. We learned how to read each other so well, so early, and just, I don't know, and love each other. Il regista interviene spesso tutto fiero per spiegare quanto sia stata magica la sintonia tra loro. And from my perspective, I always felt like they were always conspiring something, and I just had to catch it for the audience. E proprio mentre il regista parla in questa intervista succede che Ariana prende la mano di Cynthia, ma incredibilmente Ariana la lascia subito, senza un piantino. Si sono tenute la mano come due persone civili e poi basta, nessuna delle due ha pianto. E voi starete pensando: Iris, ma tutto bene? Cioè, perché lo sottolinei? Cosa c'è di strano nel fatto che ste due non piangano tutto il tempo? Mica sono a un funerale. C'è qualcosa di strano, fidatevi, perché improvvisamente cambia tutto. E cambia quando iniziano a rilasciare interviste da sole. Il 24 novembre 2024 le due streghe rilasciano un'intervista con tutto il cast. Cynthia dice che lei e Ariana sono, sentite, Definitely in Ariana, we're bonded for life now. This is like my soulmate. e Ariana risponde così. We have a family that we've created in this, and I think you know, healing alongside Glinda kind of adjacently along the way, and finding a sister in Cynthia, and just really everyone here. I just feel truly like we were meant to be in each other's lives. And I'm gonna stop because I haven't cried so far today. Da qui in poi è come se avessero rotto gli argini. Ariana e Cynthia iniziano a rilasciare interviste di coppia, quindi solo loro due insieme, e l'atmosfera diventa surreale. A ogni intervista le due sembrano una coppia sposata all'incontro con il terapeuta. In che senso? Cercano il contatto fisico in modo disperato. Si tengono per mano. Una completa le frasi dell'altra. Oppure una ripete semplicemente le parole dell'altra facendole eco. Sembrano Pinco Panco e Panco Pinco. Oh, io Pinco Panco, lui Panco Pinco. Alla rovescia io Panco Pinco, lui Pinco Panco. Reagiscono alle domande in modo sproporzionato, tipo se un giornalista chiede loro «Vi piace il verde?», potrebbe accadere che loro rispondano «Oh mio Dio, questa domanda è incredibile, grazie per avermelo chiesto». Da una parte abbiamo Ariana che ha costantemente quest'aria smarrita, forse un po' per colpa di queste sopracciglia disegnate verso il basso che le conferiscono un'espressione perennemente preoccupata. Dall'altra parte c'è Cynthia che parla come un oracolo a tratti. Entrambe tendono a trattare i loro intervistatori come se fossero gli esseri più importanti dell'universo, gli ultimi esseri umani rimasti sulla Terra a parte loro che non si aspettavano di incontrare. Ma la cosa veramente assurda, ragazzi, è che Ariana e Cynthia finiscono sempre per piangere. Piangono loro e fanno piangere anche i conduttori delle interviste. Probabilmente piangono pure i tecnici delle luci dietro le quinte, solo che non li vediamo. Io non so se ci sia qualcosa nell'aria condizionata degli studi in cui registrano le interviste, ma andiamo a vedere le singole interviste per capire di cosa stiamo parlando, perché, come potete immaginare, da questa situazione nasceranno un sacco di meme. Il 6 novembre 2024 Ariana e Cynthia rilasciano un'intervista al The Emsolation Podcast. La conduttrice è Em, una ragazza neurodivergente, nello specifico autistica e ADHD. Em nel suo podcast parla spesso di temi legati alle neurodivergenze e infatti l'intervista parte subito da lì. Em dice ad Ariana e Cynthia: sappiate che voi siete molto importanti per la comunità neurodivergente. Tu, Cynthia, sei il mio autismo e tu, Ariana,
tu sei il mio ADHD. You're my ADHD and you're my autism and you're my brain incarnate. Ariana e Cynthia reagiscono pietrificandosi per lo stupore. Guardate le loro facce. Alla fine le rispondono così. We're so drawn to you. Did you not know? Then you... I didn't know. The neurodivergent. Secondo me, da qui si capisce subito che entrambe hanno un dono: far sentire l'intervistatore, comunque l'interlocutore, ascoltato, convalidato. Cioè loro si connettono talmente tanto con chi hanno davanti che sembrano disconnettersi dal resto della realtà. A questo punto infatti l'intervistatrice potrebbe tranquillamente dire loro qualcosa tipo scusate ma oggi ho i capezzoli disintegrati, e loro la guarderebbero come se avessero appena sentito la frase più intelligente al mondo, ed è di fatto quello che succede. Nipples, 5 parts. I've breastfed 3 children. They never go back. No one tells you that. Ari, and like children, the nipples, they disintegrate and they never return. That's fine. A un certo punto Em fa a Cynthia una domanda che evidentemente la tocca nel profondo. Infatti Cynthia si commuove. I don't want to give anything away, but when you read the inner child stuff and did you like dissolve? Yeah. For a moment. Oh, yeah. Yeah. Cynthia, you fucking did it, babe. Babe, like, from an alphabet, from an autistic alphabet, oh my God, you did it. I want to look you both in the eye and say you did it. You really did it. Thank you so much. Al che inizia a piangere anche l'intervistatrice. From a nerdy theatre kid who was othered at school my whole life, this film means so much to me, and there are so many millions of kids like me who find refuge in The Witches. And I just want to let you know, I'm going to cry my glitter off, I'm going to go blind from glitter. No, you both have to stop. Sorry. Ariana si impanica e si mette a lanciare i fazzoletti. Tutto questo avviene nell'arco di 9 minuti di intervista, dopo i quali tu spettatore resti a fissare lo schermo pensando ok, come è successo? Nella sezione commenti però ancora regna la pace. Nessuno scrive raga, ma che intervista strana è stata, ma quanto sono state strane Ariana e Cynthia. No, perché per il pubblico in questo momento ancora è una semplice intervista che è finita per essere buffa, un po' commovente, ma nulla di allarmante. Ma subito dopo esce un'altra intervista di Ariana e Cynthia. Dura 7 minuti. Cosa può mai succedere di strano in 7 minuti? Intervistate da Jake Stake, le due attrici sono prese bene, per fortuna. Troppo prese bene. Ariana e Cynthia infatti lodano per tutto il tempo il giornalista. Ogni sua domanda viene accolta con un entusiasmo sproporzionato, tipo oh mio Dio, che bella domanda. That's an amazing question. Attenzione, sto Jake è bravo, cioè le domande che fa veramente sono interessanti, però niente di così rivoluzionario. A rendere il tutto più strambo c'è il fatto che tutti questi complimenti all'intervistatore Ariana e Cynthia li facciano in coro, all'unisono, tipo Oh my goodness. sembrano le gemelline di Shining. Vieni a giocare con noi. Questo parlare all'unisono, come vi dicevo, è una cosa che le caratterizza moltissimo nelle interviste. È quasi come se fossero una cosa sola. Lo fanno in particolare quando non stanno rispondendo a una domanda, ma stanno reagendo a qualcosa. Allora, una inizia la frase, l'altra la ripete. That's an amazing question. Tipo se Cynthia dice è stato un viaggio trasformativo, Ariana risponde immediatamente sì, così trasformativo, assolutamente. E Cynthia assolutamente trasformativo. È ipnotico da vedere, sembrano i testi delle canzoni di Vasco Rossi. Quando invece stanno rispondendo alle domande, quindi una è presa dalla conversazione e sta facendo un discorso elaborato, l'altra non si limita ad ascoltare, no, annuisce energicamente, che è quindi un modo fisico di fare eco, diciamo, di convalidare quello che l'altra sta dicendo senza però interrompere, la cosa che sarebbe ovviamente poco educata. Oppure l'altra interviene facendo versetti, tipo oh my god. Guardare le loro interviste in pubblico è imbarazzante, non consiglio l'esperienza. Ma ora lascio giudicare voi, perché la mia impressione potrebbe essere soggettiva, giusto? Vi riporto quindi queste formidabili domande che il giornalista ha fatto ad Ariana e Cynthia, insieme alle relative reazioni, così potrete farvi un'idea da soli. Domanda 1. Il giornalista chiede: immaginate di essere sedute accanto agli attori del Mago di Oz del 1939, guardate Wicked insieme. Alla fine dello
spettacolo. Cosa gli chiedereste? Reazione di Ariana e Cynthia. Next to Billy Burke. gosh. Oh my goodness, that's an amazing question. That was a beautiful question. really lovely question. Un entusiasmo secondo me un filo sopra le righe, ma va bene, cioè comunque rispondono, non è che se ne stiano in iperventilazione per tutto il tempo. What do you think of the dress? And also, I think I would ask, do you think I protected her enough? Ok, andiamo avanti. L'intervistatore Jake fa loro altre 3 domande e a tutte loro reagiscono riempendolo di complimenti. È un profluvio di "Oh mio Dio, questa domanda è incredibile!" You would love to perform in front of 1,933 people just to get that energy back and know immediately what they thought of a choice that you made. Oh my goodness. That's a very thoughtful question. I mean, it's moving. Remember the day that you knew, okay, today's the day I have to sing it, and how you wrapped your head around that line specifically? This is going well. It is very, very well. I tell you, you're killing it. Truly. Cioè, fosse per loro gli consegnerebbero il premio Pulitzer seduta stante. A un certo punto il tempo dell'intervistatore finisce. Dovrebbero chiudere. Fine dei 7 minuti, grazie, arrivederci, è stato bello. Ma Ariana Grande e Cynthia Erivo si rivolgono a qualcuno dietro le quinte e iniziano a implorare all'unisono: "Ti prego, lascialo stare, lasciagli fare solo un'altra domanda." I've got 1,000 more questions. They're pulling me out of here. Please ask one more. Please. Can we please? Please. Vabbè, il giornalista Jake ovviamente a questo punto si sente il re del mondo, prende e dice: "Questo è il miglior giorno di sempre." The best day ever. E come dargli torto, ha davanti Ariana Grande e Cynthia Erivo che lo implorano di continuare a far loro domande. È la situazione più incredibile a cui un giornalista di gossip possa ambire. Quindi Jake ha l'occasione di far loro l'ultima domanda. Non può deludere le loro aspettative. C'è Cynthia che lo guarda come se fosse la reincarnazione di Virgilio. Now I'm nervous about my last question. Non può rovinare questo momento mistico uscendosene con una domanda banale tipo: "Qual è stata la vostra canzone preferita del film?" No. Anche se sicuramente le due rimarrebbero sconvolte per la profondità di questa domanda. Ma Jake è un professionista. È il migliore giornalista al mondo, quindi va a pescare la domanda più emozionante che c'ha tra i suoi appunti e chiede loro: "In che modo la persona seduta accanto a te ti ha cambiata per sempre?" Reazione onesta di Ariana e Cynthia. You are very good. You are very good. Oh my gosh. Well, yeah. Cynthia prende la parola a un certo punto perché Ariana poverina è in breakdown. E cosa dice Cynthia? Dice: "Noi due ci siamo completate, ognuna ha trovato nell'altra la parte mancante di sé." Dice Cynthia: "Ariana ha dato a me morbidezza mentre io ho dato a lei la forza." Meno male. Pensate se Cynthia non le avesse dato la forza, come starebbe Ariana. Ariana infatti nel frattempo non riesce ad articolare una frase di senso compiuto perché è troppo sopraffatta. L'unica cosa che riesce a sussurrare è: "Siamo delle piagnone." We're a bunch of crybabies over here. Detto ciò, tornano a lodare Jake. Oh, you're great. This was wonderful. Thank you. Stiamo ufficialmente assistendo a un culto della personalità. Alla fine, mentre Jake cerca di chiudere l'intervista, Ariana, ancora con gli occhi lucidi, si volta verso Cynthia e le sussurra: "I love you." Vabbè, fine dell'intervista. Le due se ne vanno felici di avere potuto respirare per ben 7 minuti la stessa aria di Jake. Ma è a questo punto che nei commenti qualcosa inizia a muoversi. Qualcuno comincia a notare che c'è qualcosa che non torna. Un utente scrive: "Non posso essere l'unico a trovarle strane." Questo commento
momento, ragazzi, raccoglie 465 like. Ma cerchiamo di capire perché le troviamo strane, cioè perché, da cosa nasce questa sensazione di straniamento? Secondo me almeno da 3 fattori. Primo, la loro esigenza compulsiva di dire continuamente all'intervistatore quanto sia bravo, cosa che interrompe il flusso dell'intervista, e tutto questo rompe la nostra aspettativa, perché dopo aver ascoltato la domanda figa di Jake ci aspettiamo che cosa? Di sentire la risposta, ovviamente, e invece Cynthia ci sorprende con una inaspettata recensione della domanda. Secondo, il loro parlare all'unisono, questo continuo farsi eco a vicenda. È insolito. Terzo punto, il fatto che l'intimità tra Ariana e Cynthia venga costantemente resa pubblica dalle due attraverso piccoli gesti. Prendersi per mano, sussurrarsi I love you. Attenzione, non fanno male a nessuno, ma è insolito, rompono la norma. E non è nemmeno corretto dire che la gente le trova strane perché sembrano una coppia. No, il punto è proprio che neanche le coppie famose, quando vengono intervistate insieme, si comportano così. Pensiamo a Tom Holland e Zendaya. Durante il tour stampa di Spider-Man mica si sono comportati come se fossero fusi in un solo individuo, no, si sono comportati come due individui separati. Non li abbiamo mai visti accarezzarsi le mani ossessivamente o piangere ripensando a quanto si amano, nemmeno in una intervista, figuriamoci se lo hanno fatto in una gran parte delle interviste come Ariana e Cynthia. E tra l'altro anche nel film Spider-Man e MJ stanno insieme, ora spero di non fare spoiler. So stressful and we did such a good job. Ed è proprio questo scarto tra ciò che siamo abituati a vedere e ciò che invece vediamo accadere con Ariana e Cynthia a generarci la sensazione di straniamento mentre le guardiamo, e qualcuno sentirà il bisogno di attribuire un significato a questo disagio che prova, a cercare una spiegazione per questo loro comportamento anormale. Penserà che il disagio che prova significhi che quelle due hanno un problema. Comunque, ovviamente, ragazzi, questa intervista da sola non farebbe tutto questo scalpore se fosse un caso isolato. Il problema è che non lo è. Questa è solo una delle tante interviste in cui succede esattamente la stessa cosa, e quindi passiamo alla successiva. Questa volta Ariana e Cynthia vengono intervistate da Nichelle Turner di Entertainment Tonight. Anche qui il formato è breve, l'intervista dura circa 10 minuti, ma già alla seconda domanda rivolta ad Ariana Grande lei scoppia a piangere. Cioè non arriviamo neanche a metà intervista. Oh no, babe. Babe. Oh, Yeah. cry. Yeah. Whoa! Ma qual è questa domanda devastante, questo colpo basso che le ha sferzato la giornalista? La domanda che causa il secondo breakdown del giorno ad Ariana Grande è sul suo cognome. L'intervistatrice le dice, sentite. I caught the credits. Yes. I caught Yeah. Ariana Grande Butera. Yeah. Allora, praticamente per questo film Ariana ha scelto di apparire nei titoli di coda con il suo nome completo, incluso il cognome paterno Butera, che fino ad ora lei non ha mai utilizzato. Lei si fa chiamare solo Ariana Grande, non Ariana Butera. Ariana spiega che si è trattato di un omaggio alla sé di quando era piccola, alla sé di 10 anni fa, che vide Wicked per la prima volta. Infatti l'esperienza sul set, dice Ariana, mi ha riportato alla piccola Ari. Così l'intervistatrice le chiede come ha reagito tuo padre quando ha visto che hai usato il suo cognome, e Ariana è scoppiata a piangere. Io subito ho pensato al peggio, sinceramente, cioè ho pensato poverina, c'ha il papà stronzo. Mi sbagliavo, Ariana è scoppiata a piangere perché suo padre era contento. Cioè, io dove devo firmare per richiedere che tutte le interviste delle celebrità siano così d'ora in poi? A questo punto però succede una cosa strana, secondo me. Nel bel mezzo dell'intervista Ariana si gira verso Cynthia e iniziano a confabulare. Ariana le dice ti avevo mandato un messaggio, e Cynthia sì, mi avevi mandato un messaggio, e Ariana non lo avevo detto a nessuno, ma ora lo sto facendo. I literally was just like, remember I texted you. You texted me, yeah. I said, I haven't told anyone, but Yeah. I think I'm doing this. Yeah. E Cynthia è molto, molto, molto potente. Very, very, very powerful.
Che cosa è potente il messaggio? Di cosa stiamo parlando? Perché non si capisce niente? E soprattutto perché Cynthia usa sempre questa parola, potente. Qualunque cosa le venga detta, lei risponde, questo è molto potente. Sembra ChatGPT quando non sa che cosa dire. Really powerful. Very, very, very powerful. Like, feel powerful, but like have a power in them. Tanto che a questo punto, ragazzi, mi è venuto il sospetto che potente sia scritto da qualche parte nel piano di marketing, evidenziato in grassetto. Quando non sai che cosa dire, tu di che è molto potente. A questo punto l'intervista tocca un tema delicato. La giornalista dice a Cynthia, sai Cynthia, io sono una donna nera, sono cresciuta in mezzo a persone che non avevano vissuto le mie stesse esperienze e che di conseguenza non mi comprendevano, ma tu sicuramente mi capisci. Cynthia scoppia a piangere, ovviamente, ci sta, nel senso hanno pianto alle interviste per molto meno. La giornalista, non sapendo che fare, inizia a piangere anche lei. Ariana non sa come gestire la situazione, cerca goffamente di consolare Cynthia, ma nel frattempo passa un elicottero e Ariana si incavola con lui, con l'elicottero, gli urla contro. Not the time, helicopter! Dopodiché Ariana inizia ad agitare le braccine verso il cielo cercando di scacciare l'elicottero, come se fosse un moscerino. Lei crede di avere i poteri come Glinda, che poi non ho capito in che modo interferirebbe l'elicottero col piantino di Cynthia. Le aumenta l'iperventilazione. Seguono lunghi silenzi imbarazzanti. E tu, spettatore, sei lì che pensi, ok, che posso fare? Come le aiuto? Devo intervenire? Porto dell'acqua? I don't know who can watch this movie and not have that. Yeah. And it's almost undescribable how you feel when you're watching. Yeah, okay. Yeah. Vabbè, piantini a parte, anche in questa intervista Ariana e Cynthia sono di una gentilezza sproporzionata con la giornalista, un po' meno con l'elicottero. Yeah, I love you. Alla fine, per salutarle, la giornalista le chiama affettuosamente coccinelle, ladybugs. Loro restano scioccate, cioè reagiscono come se avessero appena ricevuto la rivelazione del quarto inedito segreto di Fatima. Ladybugs. I appreciate y'all. Oh, Michelle, I love you so much. That's our next my tattoo. gosh. That's our next tattoo. That's so cute. Addirittura la coccinella sarà il loro tatuaggio coordinato numero 842, in onore della giornalista che le ha chiamate così dopo un'intervista di 10 minuti interrotta da 2 pianti e un elicottero. È tutto troppo, riportatele a Oz. È chiaro come il sole che non hanno elaborato la fine di queste riprese. Veramente, ragazzi, Ariana e Cynthia secondo me sentono questo bisogno viscerale di tenersi per mano, stare a contatto fisico, perché temono che quando si staccheranno sarà tutto finito definitivamente, la magia svanirà e torneranno a essere 2 babbane, cioè 2 semplici attrici. No, we weren't. Ecco perché ogni domanda le fa piangere, perché si ricordano che è tutto passato, cioè stanno parlando di una cosa passata che ormai è finita. Ecco perché pure gli elicotteri urtano la loro sensibilità, gli ricordano che esiste un mondo babbano fuori dalla loro bolla. Ma per me, ragazze, ci potete fare pure il 3 di Wicked se proprio ci tenete. Insomma, poco dopo le 2 rilasciano un'intervista a Out. Piangeranno di nuovo? No. Loderanno di nuovo la giornalista come se fosse, non lo so, la diretta discendente di addirittura Valerio Staffelli? No. Per 2 semplici motivi. 1, l'intervista dura solo 4 minuti, quindi non c'è il tempo per caricare la tensione. 2, Ariana e Cynthia non capiscono le domande. Sono infatti 4 minuti di puro delirio, non si capisce niente, sembra che la giornalista le stia trollando. A un certo punto, infatti, l'intervistatrice Tracy Gilchrist chiede a Cynthia:
Vi leggo testualmente la domanda. Le persone stanno prendendo il testo di Defying Gravity, che sarebbe, ragazzi, la canzone cantata da Elphaba in Wicked. Quindi ripeto, le persone stanno prendendo il testo di Defying Gravity e stanno tenendo lo spazio con esso e sentendo potere in questo. People are taking the lyrics of Defying Gravity and really holding space with that and feeling power in that. Toccheresti quel momento del film in cui Elphaba viene bandita e proprio in quel momento raggiunge il suo pieno potere? Ma che cazzo? Would you touch on that moment in the film when Elphaba has been banished and yet she comes into her full power at that moment of the worst time? Le facce di Ariana e Cynthia mi spezzano. Cynthia nel dubbio le risponde: Really powerful. io mi sento male. Poi aggiunge Cynthia: è proprio quello che volevo. That's what I wanted. Al che guarda Ariana, probabilmente sperando che lei aggiunga qualcosa per toglierla dall'imbarazzo. Ma Ariana, invece di parlare, le prende un dito e inizia a farle tap tap sul dito, così, per scaricare la tensione. Segue un silenzio imbarazzante da cui Cynthia esce dicendo, tra l'altro lo dice sinceramente sorpresa, dice: non sapevo che stesse succedendo. Ma cosa? I didn't know that was happening. Ma cosa? Nessuno di noi sa cosa stia succedendo, Cynthia. La giornalista sembra presa in contropiede, cioè come se Cynthia avesse risposto a una domanda diversa da quella che le aveva fatto, capito? Quindi prova a rientrare dicendole: sai, l'ho visto in un paio di post perché io sono nei media queer da molto tempo. Che cosa sono i media queer? Grindr? I've seen it on a couple posts. I don't know how widespread, but you know, I am in queer media, so that's my, you know. Cool. Yeah. Che senso ha tutto questo? Nessuno. E quindi Cynthia improvvisa, ragazzi, lei cambia discorso e si mette a parlare della canzone Defying Gravity. Ariana in tutto ciò continua a guardarle stralunata come se fosse capitata lì per sbaglio. C'è un commento sotto al video di questa intervista con cui sono particolarmente d'accordo, che dice: nessuno di questi tre è attaccato alla terra in nessun modo. Esatto, cioè stanno letteralmente sfidando la gravità. Defying Gravity in inglese significa sfidando la gravità. Ecco, loro stanno sfidando la gravità della situazione. Questa intervista diventa virale. Su TikTok spunta il video di un coro di uomini gay che canta la domanda della giornalista tipo come se fosse un canto di chiesa. Sentite. Holding space with that and feeling power in that. You leave holding space with that and feeling power in that. Ho trovato sui social questo meme, il dipinto della creazione di Michelangelo rifatto con Ariana Grande che prende il dito di Cynthia Erivo. Ad oggi dire holding space, cioè tenere lo spazio, è diventato folklore per i fan di Wicked. Più avanti Ariana Grande, intervistata al Graham Norton Show, spiegherà finalmente cosa fosse successo in quel momento. Dirà: io non avevo capito niente della domanda, non avevo capito l'interazione che stavano avendo Cynthia e l'intervistatrice. E dirà: ho preso il dito di Cynthia perché non sapevo che altro fare, ero nel panico. E ragazzi, aggiungerà Ariana che quando è uscita la clip ed è diventata virale si è sentita sollevata nel vedere che nessun altro ci aveva capito niente perché pensava di essersi rimbambita lei. I didn't know that was happening. And I'm like, wait, what's happening? Wait. In un'altra intervista a Variety, Ariana riprenderà l'argomento e dirà: io mi ero spaventata, raga, pensavo mi stesse succedendo qualcosa al cervello e che per questo non riuscivo a seguire il discorso. Cioè praticamente lei pensava di stare avendo un ictus. Durante l'intervista a Variety, tra l'altro, anche Cynthia dirà che era confusa. Am I also in queer media? Maybe?
Ma quindi ragazzi, il senso c'era o non c'era? L'intervistatrice le ha trollate o voleva effettivamente dire qualcosa? A quanto pare il senso c'era, ragazzi. Holding space sarebbe un concetto psicologico che indica l'atto di ascoltare qualcuno senza giudicarlo. Quindi tipo lo psicologo ti tiene uno spazio sicuro, holding space for you, ok? Però che voleva dire esattamente la giornalista? Cioè come ha collegato lei tutto questo alla canzone di Elphaba? Non si è capito niente. Lo spiegherà lei stessa in un'intervista al The Guardian. Solo che la spiegazione è ancora più astrusa della domanda, secondo me. Lei dirà infatti: per me significa essere nel momento, essere completamente aperti a qualcosa e non essere cinici. Ascoltare qualcosa, magari una canzone come Defying Gravity che hai sentito centinaia di volte, e sentirla colpirti in un modo nuovo. Il mistero si infittisce. Prosegue spiegando: se fosse successo qualche anno fa, avrei potuto dire le persone si sentono viste, puoi sentirti visto da un'opera d'arte, da una canzone o da un'altra persona, quindi penso che possa essere molto simile. Vorrei tanto che questa giornalista intervistasse Kanye West prima o poi. Ne uscirebbe una conversazione futuristica, secondo me. Cambiamo scenario. Ariana e Cynthia vengono intervistate su IGV, un'altra intervista lampo da 6 minuti. Il giornalista in questi 6 minuti sgancia una domanda bomba. Chiede loro: se poteste dire una cosa al vostro io più giovane, cosa sarebbe? Oh no. Oh no, a questo punto sappiamo già come finirà. E invece no, sorpresa, incredibilmente non piangono, plot twist. Quanto deve sentirsi sfigato questo giornalista? L'unico che non è riuscito a scatenare un breakdown. Eppure si è impegnato con la domanda, davvero sfortunato. Forse non ha tenuto abbastanza lo spazio. Ma ragazzi, non vi abituate troppo a questa stabilità emotiva di Ariana e Cynthia, perché dietro l'angolo c'è l'intervista con Sally. Se li ha patito troppo. Sally è una content creator francese che ha a disposizione 4 minuti con Ariana e Cynthia per intervistarle. Voi direte: vabbè, è solo una content creator, Ariana e Cynthia non la tratteranno come gli altri giornalisti, ovvero come se fosse la persona più importante al mondo. E invece sì. Loro non fanno distinzione di ceto sociale, sesso, etnia, religione, segno zodiacale. Tutti vengono accolti da Ariana e Cynthia allo stesso modo, come se fossero fondamentali nelle loro vite. Arrivano addirittura a rimproverare, ovviamente con gentilezza, delle persone che fanno confusione dietro le quinte. Perché? Perché vogliono sentire bene quello che sta dicendo Sally. My name is Sally and I'm a French content creator. Well, French journalist. Yeah. Guys, so sorry. We want to let Sally. Anche in questa intervista notiamo che Ariana e Cynthia si fanno eco l'una con l'altra. L'intervista parte parlando dei temi del film: razzismo, emarginazione sociale, il fatto che ci voglia tempo per accettarsi. Cinzia infatti racconta che in base alla sua esperienza, quando sei considerata diversa e questa diversità ti viene fatta pesare, poi accettarsi una volta che diventi grande richiede tempo. Spiega, parafraso un po', ragazzi, spiega che non bisogna cedere al ricatto sociale, non bisogna cambiare per essere accettati, non bisogna trasformarsi in ciò che gli altri vogliono che tu sia solo per smettere di essere bullizzato da loro, non bisogna barattare parti di sé per un po' di tregua. Questo è il ragionamento molto profondo, no? Molto lucido. Poi improvvisamente Cynthia si rivolge a Sally e le dice: tu sei bellissima, non solo qui, ma anche qui. Io pensavo che si riferisse alle tette, invece le vuole dire che è bella sia esteriormente che interiormente. Ma Cynthia non la conosce, cioè sta cosa io non la capisco, non sa nulla di lei. Magari Sally picchia il suo cane a casa, cioè poco dopo anche Ariana fa lo stesso, dice a Sally: tu sei un'anima bellissima. Va bene, dopo che Cynthia e Ariana hanno decretato che Sally merita il paradiso conoscendola per ben 180 secondi, si passa a parlare di Glinda. Si parla del fatto che Glinda sia bellissima, perfetta, ma profondamente condizionata dallo sguardo altrui. Lei vive per compiacere gli altri. Sally allora chiede ad Ariana: ma tu come gestisci gli standard di bellezza imposti dai social? Because this is something that is
so overwhelming for women to always look perfect. How do you deal with that? My goodness. E ci siamo! Ariana sta per scoppiare a piangere, di nuovo, ma Cynthia se ne accorge, si abbassa verso di lei, le prende la mano e le dice andrà tutto bene. I'm not gonna. It's okay. It's okay. It's just. Good question. Really good question. Thank you. Così Ariana si calma, respira e risponde. Ariana ci spiega come per lei sia doloroso misurarsi con gli standard di bellezza che ci sono. Ok, basta, a questo punto è tutto veramente strano, dobbiamo fermarci un attimo e analizzare la situazione. Cioè, com'è possibile che giusto, in praticamente tutte le interviste ci sono sempre tutti questi momenti da oh mio Dio, questa domanda è così potente, non riesco a trattenermi, perché succede sempre, cioè, anche se magari poi non arrivano a piangere. Ok, comunque le domande vengono accolte così. La risposta più ricorrente di Ariana e Cynthia alle domande è oh mio Dio. Reagiscono così a un sacco di domande. What advice would you give to your younger self? My goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my gosh. C'è Dio che è tipo cosa stracazzo c'è? Sto cercando di proteggere almeno la Groenlandia, perché continuate a chiamarmi? Lo spettatore che guarda una sola intervista di Ariana e Cynthia non nota nulla di strano, ma chi guarda tutte le interviste finisce per assistere ogni volta a queste reazioni emotive altissime che durano a lungo in interviste che durano poco, ma poi queste reazioni ce le hanno per moltissimi argomenti, soprattutto Ariana, cioè bene o male Cynthia si commuove sempre per argomenti legati al razzismo, ma Ariana no, cioè lei non ha un tasto dolente, capito? Che quando glielo tocchi niente, partono le lacrimine. Non è che Ariana, ad esempio, piange sempre quando le chiedono proprio degli standard di bellezza, no, è casuale, è capito? È strano che in ogni intervista di 5 minuti capiti sempre, che coincidenza, proprio una domanda difficile, una domanda che per almeno una delle due è impossibile da reggere senza scoppiare a piangere. E allora l'altra deve lanciarsi a consolarla e l'intervista si ferma per un po' per questo motivo, per questo breakdown. Cynthia, to start, can you talk about building in this performance to Defying Gravity and the actual filming of that really incredible number? Sorry. Yeah, so, why is this so emotional? I don't understand what's happening. Cioè, l'impressione generale è che queste due donne siano ipersensibili, iperfragili, come se qualunque frase un minimo profonda facesse scattare loro il breakdown. E giustamente viene da chiedersi, ma perché? Stanno così? Sono sempre state così fragili? Non mi risulta. Molti però non è che si preoccupano, semplicemente le trovano divertenti, fanno ridere perché queste reazioni emotive altissime che hanno avvengono in un contesto visivamente superficiale. Per esempio, quando Cynthia si copre il viso per piangere, inevitabilmente mette in mostra le mani. E le sue mani sono decorate da unghie lunghissime piene di pietre preziose, indossa anelli di alta gioielleria. Ariana non è da meno, lei piange indossando abiti che costano quanto un monolocale, immersa nei brillantini, con acconciature che sono sculture. Quindi il messaggio che il nostro cervello riceve quando le vediamo piangere per gli standard di bellezza è donne ricche che piangono per motivi futili. Ricordano un po' i personaggi di Capitol City in Hunger Games, no? Bellissimi, super decorati, ma completamente scollegati dalla realtà. Gente che non ha idea di quali siano i veri motivi per piangere. Questa dissonanza ci crea un effetto comico. Ora, so che è una lettura un po' ingiusta, ragazzi, perché
ognuno vive il proprio dolore nella misura in cui gli si presenta. Non sappiamo quanto effettivamente ci soffrano per queste cose. Comunque parliamo di questioni delicate, no? Cynthia che ha vissuto il razzismo sulla propria pelle, Ariana che comunque vabbè è una ragazza traumatizzata da eventi accaduti negli ultimi anni. Il punto è che non sembra che si sforzino di contenere le loro emozioni, cioè di contenere le loro lacrime, anzi talvolta sembra che si sforzino di piangere, che sottolineino la commozione con i gesti, tipo coprirsi la faccia, mettersi le mani sul petto come se stessero iperventilando. Sembra che facciano di tutto per essere, ecco, per far vedere che sono travolte dalle emozioni. Da qui a me viene un dubbio, ragazzi. Nella It Ends With Us saga abbiamo scoperto che le produzioni cinematografiche forniscono agli attori dei piani di marketing, cioè fogli in cui c'è scritto come comportarsi alle interviste, cosa devono dire, cosa devono evitare. E allora ragazzi io ve la butto lì come ipotesi: è possibile che da qualche parte nel piano di marketing di Wicked ci fosse scritto qualcosa tipo promuovetevi come sorelle, supportatevi, mostrate vulnerabilità, e che Ariana e Cynthia abbiano risposto ok, non dite altro. Cioè, secondo me sì, ma come vedremo, l'aggravarsi della situazione porterà a teorie decisamente più oscure. Torniamo però a Sally. Quando scadono i 4 minuti, Sally stava giusto formulando un'ultima domanda per Cynthia. Dovrebbe tuttavia fermarsi e andarsene, cestinando la domanda perché appunto il suo tempo è scaduto. Ma Cynthia non ci sta. Alza elegantemente una mano per zittire chiunque stia osando interrompere Sally. Lo fa senza distogliere lo sguardo da Sally, che le sta parlando, e sia mai che la creator si senta non vista per un istante. Con il potere delle sue unghie, Cynthia riesce a tenere lo spazio. Risponde quindi all'ultima domanda dell'intervista. Ragazzi, non so come, ma nel giro di pochi secondi Sally sta piangendo. No. Fine dell'intervista. Subito dopo Ariana le mette il segui su Instagram. C'è però un'intervista che ci si presenta diversa dalle altre, nel senso che non è video, cioè non c'è il video dell'intervista, è un'intervista scritta su Variety, quindi non possiamo vedere come si comportano per tutto il tempo Ariana e Cynthia. Ma tranquilli, non è un problema, perché l'articolo è talmente dettagliato che la scena ce la fa immaginare perfettamente. A un certo punto infatti Variety scrive testualmente: mentre Grande parla di come lei e Derivo si siano sostenute a vicenda, i suoi occhi iniziano a lacrimare. Ecco, non si può dire quindi che si comportino così solo per le telecamere. Vabbè, a questo punto succede l'inevitabile, ragazzi. Ariana e Cynthia, che durante le interviste si tengono per mano, parlano all'unisono e overreactano sistematicamente a qualsiasi domanda, diventano oggetto di parodie. Cynthia Erivo, thank you so much for being here for this interview today. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Oh, this is the best day of my life. How was your trip over here? Oh no. Oh no, did something bad happen? Oh no, it's fine, thank you. It was amazing. Vabbè, proseguiamo perché il meglio deve ancora venire. Finisce il tour stampa, finalmente questo strazio è finito. Ma attenzione, perché... Sei tu! Chi ti sembrava? Vieni qua, mettiti comoda, stavo giusto tenendo uno spazio per te. Che cosa c'è? Perché sei qui? C'è una cosa che dobbiamo dirvi, una cosa che cambierà la vostra interezza. Dovete farvi reset energia. Reset è un servizio che trasformerà la vostra bolletta elettrica in un abbonamento mensile. La trasforma, è così trasformativa. Così trasformativa. Questo significa che voi con Reset saprete esattamente quanto pagherete di luce ogni mese. La vostra luce interiore. No, la luce di casa. Perché quando vi abbonate, voi scegliete una delle fasce di prezzo in base ai vostri consumi abituali. Così non partite da una bolletta imprevedibile, ma da una soglia chiara di spesa che potete mantenere, ridurre o superare in base ai vostri comportamenti, avendo sempre il controllo di quanto state consumando. Non penserete mai più a chissà quanto mi arriverà di luce sto mese. No. Tasse comprese. Tasse comprese. Anche il canone Rai? No.
quello va pagato a parte. È un dolore da cui non posso proteggerti. Nessuno può farci niente con il canone Rai, neanche Reset, ma l'ho accettato. L'ho accettato, grazie a lei l'ho accettato. È il destino. È il destino. Il destino. Il destino. Il destino. Il destino. Il delfino. Ma cosa succede se consumi meno di quanto previsto dal tuo piano? L'energia che ti rimane diventa credito che va ad abbassare la tua bolletta del mese successivo. L'energia ritorna da te, come l'amore che semini. Oh mio Dio, è un concetto così potente. E se invece consumi di più, cosa succede? Ti staccano la luce prima che finisca il mese? No, paghi solo i kilowatt in più a prezzo bloccato. Tutto questo lo controlli grazie alla web app che ti mostra ogni giorno quanto stai consumando. Sai che cosa aspettarti. Sei tu che hai il controllo. E poi c'è anche la funzione invita un amico. Ogni persona che porti ti dà 5 euro di sconto ogni mese. Ecco perché gli amici sono la cosa più preziosa che hai. Chi trova un amico trova 5 euro. E chi trova 5 euro trova un amico. Wow. È così potente. Così potente. E in più, se usate il mio link qui sotto oppure il codice IRIS40 avrete 40 euro di sconto sulla prima bolletta. 40 euro di pura luce. Fateci sapere come vi trovate. La vostra esperienza è valida e conta. Noi vi vediamo e vi amiamo. Vi vediamo. Voi siete visti. Non siete al buio. Reset non vi lascerà al buio. Perché Reset è molto potente. Molto potente. Molto potente. Nel novembre 2025 parte il secondo giro di giostra perché esce Wicked for Good, la seconda parte del film più incentrata su Glinda, quindi sul personaggio interpretato da Ariana Grande. Anzi, interpretato da Glinda, perché Ariana Grande non c'è più. Come sempre, prima dell'uscita nelle sale, cosa fanno gli attori? Esatto, fanno le premiere, vanno in giro per il mondo a vedere le prime proiezioni ufficiali con il cast presente, precedute queste proiezioni dal red carpet. In questo caso però ovviamente il tappeto non è rosso, ma giallo, come la famosa strada di mattoni gialli di Oz, oppure in alcuni casi è verde elfaba. Ora, alla premiere di Singapore succede una cosa brutta. Mentre Ariana Grande sta firmando autografi percorrendo il red carpet, che non è neanche red, un fan riesce a superare le barriere di sicurezza e si butta sopra di lei, arrivando a metterle un braccio intorno al collo. Oh ragazzi, Cynthia reagisce con una prontezza impressionante, si lancia verso Ariana e spinge via il disturbatore con una forza molto potente. Il tutto ancora prima che le guardie del corpo abbiano il tempo di capire cosa sia successo. Subito dopo Cynthia si avvinglia ad Ariana, cerca di proteggerla col suo corpo, si trasforma nella sua cover. Ora, c'è chi ritiene tutta questa reazione di Cynthia esagerata, ma ragazzi, secondo me invece non lo è. Non da quando è successo il fatto di Manchester. Da quando è che è successo il fatto di Manchester le celebrità sono tutte cacate, non solo Ariana Grande. Cioè non è che qua Cynthia si stava preoccupando che il fan le stropicciasse il vestito. Quando quella bomba è esplosa al suo concerto nel 2017, l'ha traumatizzata, ma non ha traumatizzato solo lei, ha traumatizzato tutte le star. Cioè è stato un evento che ha cambiato la percezione della sicurezza pubblica in tutte le star. Ma pensate che è successo a lei, cioè proprio a lei, a un suo concerto. Quindi credo che per Ariana vedersi correre incontro un fan a una premiere sia come vedersi correre incontro un orso grizzly. Il fan in questione si chiama Johnson Wen e non l'ha passata liscia, ragazzi. È stato condannato a 9 giorni di carcere, espulso da Singapore e bannato dal paese. Cioè lui non può rientrare nel paese, non potrà rientrare a Singapore neanche per uno scalo. E gli è andata bene, ragazzi, perché a Singapore con le leggi non si scherza. Il codice penale è stato scritto da qualcuno che dovrebbe rilassarsi. Se il gesto del fan avesse causato per sbaglio lesioni ad Ariana Grande, non so, se lei fosse caduta e si fosse fatta un bernoccolo, probabilmente lo avrebbero fustigato prendendolo a colpi di canna sulle natiche. La
canna di rattan, questa. Cynthia si sarebbe certamente offerta volontaria come boia. Nonostante la punizione, Johnson Wen ha poi scritto su Instagram: Ariana Grande, grazie per avermi fatto saltare sul tappeto giallo con te. Dal suo profilo Instagram si evince che non è la prima volta che fa una cosa del genere, lo ha fatto anche con il cantante The Weeknd. Si è intrufolato sul palco a Melbourne interrompendo il concerto solo per avere i suoi 10 secondi di gloria, e lo ha fatto anche con Katy Perry, salendo sul palco di Katy Perry durante un concerto a Sydney. Lei non ha nascosto il fastidio di trovarselo addosso mentre cantava, insomma mentre lavorava, e fu così che Katy Perry decise di andare nello spazio. Ma a quanto pare non gli bastavano le pop star a sto tizio, che durante la finale olimpica dei 100 metri a Parigi si è messo a correre sulla pista. Queste foto le posta lui su Instagram, orgogliosamente, dove scrive anche: io sono il protagonista, io sono il boss finale. In questa prospettiva, non so voi ragazzi, ma lo spintone di Cynthia non mi sembra esagerato, anzi mi soddisfa. Il 20 novembre 2025 Cynthia al Today Show spiegherà perché ha fatto quello che ha fatto, dicendo io volevo solo assicurarmi che la mia amica fosse al sicuro. Ma perché c'è qualcuno che non l'aveva capito il motivo? Qualcuno forse pensava che questo Johnson Wen bullizzasse Cynthia alle elementari e lei finalmente lo aveva trovato. Quindi in questo caso secondo me ci sta che Cynthia si sia preoccupata e che sia intervenuta per proteggere la sua amica, soprattutto conoscendo le paure della sua amica, il vissuto della sua amica. Ma da qui in poi molti utenti inizieranno a notare un nuovo pattern tra Ariana e Cynthia. Cynthia infatti apparirà sempre più spesso protettiva nei confronti di Ariana Grande, talvolta anche oltre il necessario, secondo la gente dell'internet, mentre Ariana sembrerebbe come fatta di cristallo, cioè Cynthia la tratterebbe come se fosse fatta di cristallo. Per esempio, diventa virale questa clip ripresa dal pubblico durante un'intervista. Le due attrici sono sedute accanto al conduttore, che parla con entusiasmo. A un certo punto il conduttore, per enfatizzare un passaggio del discorso, allunga la mano e afferra il polso di Ariana, scuotendolo. Ariana ride, apparentemente accollativa, ma Cynthia, seduta accanto a lei, interviene immediatamente, protendendosi verso il braccio di Ariana come se dovesse salvarla da quel contatto. Solo a questo punto Ariana cambia espressione, si irrigidisce, come se si fosse ricordata che sia giusto mostrare disagio. Cynthia glielo accarezza questo povero braccio con una premura materna, come a curarglielo. Ariana infine muove il braccio come se stesse controllando se è ancora attaccato al suo corpo. La reazione della gente nei commenti è questa: ora la cosa sta diventando strana, che questa amicizia non mi trovi mai. Sta succedendo qualcosa di strano, ma non credo che Cynthia stia esagerando. Qualcosa di strano è sicuramente successo sul set. Quanto odio Cynthia, si comporta sempre come se fosse sua madre, è così fastidiosa. Addirittura. E poi quest'utente scrive: Cynthia non può stare 5 secondi senza attirare l'attenzione. Ok, intanto calmiamoci. Secondo me questa scena è al 100% una gag. Dobbiamo ricordarci chi è Ariana Grande. È un'attrice il cui umorismo passa proprio dal mostrarsi come una creatura delicata, quasi un'aliena atterrata sulla terra che non capisce perché noi umani facciamo cose tipo scuotere gli arti altrui con enfasi o pilotare gli elicotteri nei momenti meno opportuni. Capisco perfettamente però che la reazione di Cynthia sembri vera, cioè Cynthia non recita la svampita di solito, non fa personaggi divertenti di solito, e capisco anche che dopo averle viste piangere per 10 interviste di fila il pubblico ormai sia prevenuto e veda il dramma ovunque. Tuttavia, nel caso specifico ragazzi, a me sembra molto più strano il gesto del conduttore, cioè tra Cynthia che si protende per aiutare Ariana e il conduttore che impazzisce e comincia ad agitarle il braccio come se fosse un cocktail. Tra i due quello che mi sembra un filo più invadente è lui. Ma il punto qual è? Che
Detto ciò, Cynthia che protegge Ariana diventa un meme. Se nel 2024 il web era ossessionato dal loro piangere di continuo e dal fatto che le due si coccolassero durante le interviste, ora il focus si sposta. Il web si ossessiona per Cynthia che si comporta come se fosse la guardiana di Ariana. Nasce un nuovo filone di contenuti virali. Dopo l'incidente di Singapore e la famosa intervista del polso scosso, la gente inizia a spulciare ogni singola apparizione pubblica di Ariana e Cynthia alla ricerca di prove di questa presunta ipervigilanza di Cynthia su Ariana, e così vengono ripescate anche scene risalenti all'anno precedente. In che senso? Cominciano a circolare brevi clip in cui Cynthia sembra supervisionare Ariana assicurandosi che sia sempre tutto a posto. Alcune di queste clip risalgono alle premiere del 2024, quindi dell'anno prima, altre invece sono del 2025, quindi sono fresche. Scene che nel 2024 erano passate inosservate, adesso vengono reinterpretate come segnali di iperprotezione. Per esempio, alla premiere di Los Angeles, Ariana stava cercando di farsi scattare le foto di rito sul tappeto, ma il caos della premiere era inarrestabile e la gente continuava a passarle dietro, rovinandole le foto. A un certo punto Cynthia alza la voce e urla alla gente: aspettate, aspettate, fermando il traffico come se fosse la sua vigile urbana. Straight ahead, straight ahead. Wait, whoa. Ariana. Straight ahead. Ancora, premiere di New York, vediamo questa clip. Ariana è intervistata, sta parlando tranquillamente con l'intervistatore, ma Cynthia le guarda il collo come se avesse il sospetto che la sua collana potesse da un momento all'altro prendere vita e strozzarla. A un certo punto Cynthia non resiste più, sente il bisogno fisico di aggiustarle sta collana. Come giustamente noterete, la collana era messa benissimo, non era un millimetro fuori posto, infatti alla fine Cynthia sembra rimetterla esattamente come era prima. Chissà che cosa aveva visto Cynthia, perché gliela aggiusta con estrema cura, finendo per interrompere l'intervista proprio mentre Ariana sta parlando del loro meraviglioso rapporto, tra l'altro. That continues to grow and grow even through this press tour. Something's bothering her. She's gonna fix something. I know. She's getting the fixing itch. The Cynthia Erivo gets. It's not there. Oh, thank you. Yeah, because this thing is... biggest pinch me moment for each of you on the set was the day you arrived on the set. Poi, osservando i suoi incontri coi fan, si nota quanto Cynthia ami aggiustare le cose. Eccola mentre sistema la giacca a un ragazzo prima di scattare una foto. O ancora, eccola intenta ad aggiustare con cura il vestito di un'altra fan. Un'altra clip che diventa virale è quella della bottiglia. Il contesto è un panel del cast di Wicked per la fondazione SAG-AFTRA. Già dall'inizio le due, Ariana e Cynthia, si stringono la mano, si scambiano dichiarazioni affettuose. It's so fucking fun to work with this person. It's so much fun and it's so easy. It's really fun to work with you, loved every second of it. Well, me too. You know what I mean? Same. It was the best, the privilege of my life. She's a fucking genius. I just have to say, that's it. This one, this whole cast. Addirittura si muovono sincronizzate. Guardate come fanno mirroring. La parte che interessa morbosamente alla gente nel 2025 è un'altra. La gente cerca momenti in cui Cynthia protegge Ariana e non trova niente di meglio che questo. Ariana prova ad aprire la bottiglia d'acqua ma non ci riesce subito. Cynthia quindi guarda male la bottiglia. Sembra che stia cercando di capire se deve intervenire per evitare che la sua amica si disidrati e muoia. È indecisa se attaccare la bottiglia. Questa clip viene accolta con commenti come questo: ma per me le sta veramente troppo addosso, non mi piace, non è questa la vera amicizia. Allora,
Ridimensioniamo il problema. Questa è una clip iperamplificata, è estratta da un panel che dura mezz'ora, mentre il momento della bottiglia, che tra l'altro non compare nemmeno nel video ufficiale, l'ho riguardato veramente qualche 3 volte per trovare sta scena, non l'ho trovata, quindi sarà una ripresa fatta dal pubblico. Comunque, questo momento dura in totale una decina di secondi, montaggio incluso, ma è il montaggio a farla durare assai, cioè è il montaggio a costruire il caso della bottiglia, che di per sé non esisterebbe. Lo sguardo di Cynthia infatti viene rallentato e ripetuto in loop per sembrare che guardi la bottiglia molto più a lungo di quanto non faccia realmente. Lo si capisce dal fatto che compie gli stessi identici movimenti delle palpebre più volte, segno che la clip è stata copiata e incollata. Anche Ariana che prova ad aprire la bottiglia viene fatta sembrare in difficoltà più a lungo di quanto non lo sia stata veramente. Come? Ripetendo la stessa scena 3 volte ma con zoom diversi, così l'azione sembra durare il triplo, ma è sempre la stessa clip rigiocata più volte. Ma in realtà la scena sarà durata tipo 5 secondi, Ariana avrà fatto semplicemente un po' più di fatica per aprire la bottiglia, cosa che ogni tanto capita nella vita, a volte queste bottigliette sembrano chiuse per sempre. Cynthia avrà abbassato lo sguardo per un attimo, cosa automatica quando qualcuno accanto a te si muove, fa movimenti strani, inaspettati, e poi ha capito che non stava succedendo niente, quindi ha rialzato lo sguardo e ha continuato a seguire il panel. Fine. Tutto il resto è una costruzione fatta col montaggio. Ma la mia clip virale preferita è questa. A un meet and greet un fan abbraccia Ariana Grande. Lui ha gli occhi chiusi, mischino, perché è in estasi, probabilmente sta vivendo il momento più felice dell'anno, ma appena dietro di loro c'è Cynthia. Cynthia lo guarda male, lui le fa schifo, non sta tenendo lo spazio. Se potesse farebbe fare 9 giorni di carcere anche a questo. Vabbè, comunque scherzi a parte ragazzi, anche questa clip va messa in prospettiva. Chi lo sa a cosa stava pensando veramente Cynthia in quel momento? Magari stava semplicemente ripensando al buffet avariato dietro le quinte, guardando nel vuoto, ma c'erano Ariana con il fan per caso nella sua linea visiva, quindi sembrava che guardasse loro. Cioè, secondo me è successo una cosa del genere, anche perché se guardiamo i video di altri meet and greet, notiamo che Cynthia di solito è carinissima con i fan, anche quelli che abbracciano Ariana. Cioè, le premiere ragazzi sono tantissime e in varie città del mondo e ognuna di esse dura ore e ore e ore. 5 secondi di espressione disgustata che fai non ti definiscono come una persona sempre perennemente disgustata, cioè che ha un problema proprio con i fan. Poi questa è una mia speculazione, capito? Però anche la vostra è una speculazione se dite che li guardava male perché voleva picchiare il fan. Ad ogni modo, i meme su Cynthia Erivo si moltiplicano, ve ne faccio passare alcuni in sovrimpressione. Stanno girando fotomontaggi di lei muscolosa come una frequentatrice del podcasterone, con il suo iconico sguardo d'acciaio mentre protegge Ariana. La gente sta incollando il volto di Cynthia dietro ogni vecchia foto di Ariana Grande, come se fosse un'entità sovrannaturale che la perseguita da anni. Tutto questo fa ridere ragazzi, perché se vi ricordate Cynthia in realtà è della stessa dimensione di Ariana, cioè è una donna minuta anche nel suo essere muscolosa, è inoltre anche molto elegante lei, cioè una donna molto raffinata, però viene disegnata come un quarterback incazzato. Comunque, come sempre accade quando gli utenti dell'internet vedono qualcosa di insolito, partono le teorie del complotto. Se all'inizio quella tra Ariana e Cynthia veniva vista come un'amicizia da favola un po' bizzarra, adesso ogni loro gesto viene reinterpretato come prova di qualche strana teoria. Ce ne sono tantissime veramente e di varia entità, ci sono quelle romantiche, quelle horror, quelle paranormali. La prima teoria del complotto è che semplicemente Cynthia sia innamorata di Ariana. A sostegno vengono ripescate altre clip, come questa qui. Durante una foto di gruppo qualcuno fa cadere un bicchiere di vetro a terra e il rumore spaventa tutti. Cynthia, d'istinto, afferra Ariana per la vita e la tira verso di sé. Un gesto che secondo me verrebbe automatico a chiunque per proteggere la persona che ha accanto mentre la sta abbracciando per fare una foto, no? Cioè la allontani da possibili schegge che possono schizzarle negli occhi. Però online viene interpretato questo gesto
emerso come segno di una passione bollente tra le due. Ma altre teorie del complotto sono decisamente più complesse. Secondo una teoria, per esempio, non sarebbe solo Cynthia innamorata di Ariana, ma le due avrebbero proprio una relazione segreta, ovviamente tossica, in cui Cynthia controlla Ariana. Con la scusa di proteggerla, la isola e la rimbambisce. Secondo questa teoria, le due sarebbero costrette a tenere segreto il loro amore durante il tour stampa. Perché? Perché nel film sono solo amiche, devono vendere sorellanza, che è il tema centrale di Wicked. Non possono distogliere l'attenzione del film con una relazione lesbo. Una relazione tra le due farebbe scandalo, non tanto perché sono due donne, cioè, ma figuriamoci, sicuramente anche per quello, ma pure perché Ariana, non ce lo dimentichiamo ragazzi, è ufficialmente impegnata con Ethan Slater, l'uomo di latta, quello che ha lasciato la moglie e un figlio neonato per stare con lei. Ci manca solo che Ariana, dopo manco un anno, lo molli per scappare con Elphaba, che tra l'altro è impegnata, quindi di nuovo ci farebbe la figura della sfasciafamiglie. Cynthia infatti dal canto suo, secondo voci insistenti, starebbe dal 2022 con Lena Waithe, non so come si pronunci. Vabbè, quello che sappiamo con certezza è che Cynthia è bisessuale. Per i complottisti il fatto che Cynthia sia attratta dalle donne la rende fidanzata con Ariana. E Ariana? È pure lei bisessuale? Ariana non ha mai fatto un coming out, ma nel suo brano Monopoly canta I like women and men, cioè mi piacciono le donne e gli uomini. Questa frase viene interpretata da alcuni suoi fan come la prova che sia bisessuale. Ma quali sarebbero le prove di questa presunta relazione? Allora, secondo questi cospirazionisti, la vicinanza tra Cynthia e Ariana sarebbe troppo insolita per due che sono solo amiche. Stanno spesso a pochi centimetri di distanza, viso contro viso, si scambiano sguardi lunghi, si dicono pure frasi come I love you, sei la mia anima gemella, cioè è una retorica da fidanzatine, per non parlare dei tatuaggi, hanno i tatuaggi di coppia. Già nel primo tour stampa le due, se vi ricordate, avevano detto di averne fatti molti insieme, ma probabilmente erano in punti nascosti, no? Per non dare fastidio durante le riprese. A questo punto invece si tatuano i palmi delle mani. E cosa si tatuano? Entrambe si tatuano la scritta For Good, che significa tipo per sempre, definitivamente. Ovviamente sarebbe il sottotitolo del film, cioè il riferimento è al sottotitolo del secondo film, Wicked for Good. In un'intervista Ariana e Cynthia mostrano anche che le scritte sono posizionate in un modo che quando uniscono le mani queste combacino, quindi i loro tatuaggi si baciano, capito? Altro che i tuoi occhi la mia cura. Ma attenzione, perché secondo alcuni la relazione tra le due sarebbe tossica. Secondo questa frangia di complottisti, Cynthia sarebbe ossessionata da Ariana. Il suo sguardo malefico al fan, il suo atteggiamento da bodyguard, il sistemarle la collana, tutto viene interpretato come una dinamica di potere. Il comportamento di una persona che ha molto controllo sull'altra. Ma le due cosa ne pensano? Ariana e Cynthia le smentiscono queste voci. Dunque, spuntano moltissimi post che riportano questa notizia. Ariana e Cynthia chiariscono, hanno una relazione semi-binaria e demi-curiosa. Non ho capito. Cos'è semi-binaria? Cioè sono non binarie solo il martedì e il giovedì? Secondo queste ricostruzioni, ragazzi, Cynthia avrebbe spiegato: non siamo davvero una coppia, ma siamo curiose di cosa potrebbe voler dire. Ho bisogno di prendere il dito a qualcuno e fargli tap tap. Vabbè, comunque è una fake news. Questa cosa non l'ha mai detta nessuna delle due. È una bufala nata sui social. Cosa ne penso io di tutta questa teoria del complotto sulle Gelfi? Per me non ci sono abbastanza elementi per dire che queste due stiano insieme. Quello che vedo sono solo due donne che hanno vissuto in simbiosi per 2-3 anni, che hanno lavorato insieme notte e giorno a un progetto estenuante e che inevitabilmente in questi 2 o 3 anni avranno attraversato insieme momenti complicati, tra cui mi viene in mente la shitstorm che ha colpito Ariana Grande. Queste cose avvicinano tanto, cioè se
se Cynthia le è stata vicina durante quel periodo, le due saranno unite anche da questa esperienza negativa, no? Penso anche che Cynthia sappia benissimo che Ariana ha una salute mentale fragile che viene messa alla prova soprattutto agli eventi pubblici, cioè io penso che gli eventi pubblici possano triggerare tanto Ariana, visto che il suo trauma è avvenuto appunto a un evento pubblico. Quindi penso che Cynthia non sia sempre così protettiva con lei, ma proprio nelle situazioni che per la sua amica sono più triggeranti, quindi in pubblico, di conseguenza quando le vediamo noi. Fine, ragazzi, cioè non è che solo perché due si tengono per mano, si definiscono anime gemelle, si sussurrano ti amo con gli occhi lucidi e si scambiano bacetti sulle mani e le guance, si deve dire che stiano per forza insieme. Poi, per quanto riguarda la teoria che Cynthia sia una manipolatrice ossessiva, non penso neanche lontanamente che sia vera questa cosa. Non ho visto alcun comportamento di Cynthia che possa essere definito veramente, oggettivamente nocivo nei confronti di Ariana. Dire che Cynthia controlli Ariana significa di riflesso sostenere che Ariana stia male a causa di Cynthia, che la sua libertà sia limitata da questa persona, e onestamente mi sembra un'accusa ingiusta, visto che è infondata, cioè non ci sono proprio le basi per affermare una cosa del genere. Anzi, trovo molto più tossico costruire teorie di questo tipo che non il comportamento di Cynthia. Ma a proposito di relazioni, che fine ha fatto Ethan Slater? Stanno ancora insieme lui e Ariana? Durante il tour stampa Ariana e Ethan stanno lontani, non si calcolano. Lei fa sempre coppia solo con Cynthia, da una parte perché sono le due protagoniste, ma forse secondo me, cioè questa è un'opinione, anche perché non vogliono farci ripensare allo scandalo. Ma allora, nuova teoria. Non sarà che questa relazione morbosa tra Ariana e Cynthia sia tutta una mossa per distrarre dallo scandalo con Ethan Slater? Se è così, manovra riuscitissima, perché non se ne parla proprio più di Ariana e Ethan. Molti secondo me manco se lo ricordano che sono una coppia. Il web, invece di sparlare Ariana e Ethan per intrattenersi, passa il tempo a creare meme su Ariana e Cynthia o a inventare fake news come sono semibinarie e demicuriose. Se non ci fosse invece questa presunta relazione morbosa, di cosa parlerebbe l'internet? Parlerebbe di Ariana e Ethan, no? Di Glinda e l'uomo di latta. Quantomeno invece scherzare sulla sorellanza tra le due non porterà la gente a voler boicottare il film. Ma attenzione, perché a un certo punto inizia a circolare su internet una teoria del complotto molto più oscura. Qualche utente timidamente sussurra nei commenti: ma non è che questi due fanno parte di una setta? Perché si abbracciano molto, perché si tengono per mano, perché si emozionano insieme. Ma che setta è i Teletubbies? Direi che possiamo archiviare questa teoria senza nemmeno degnarla di un commento. Cambiamo teoria oscura. Passiamo a un complotto decisamente più elaborato. Parliamo della maledizione del mago di Oz. Nel 1939 usciva nelle sale il film Il mago di Oz. Non tutti sanno che dietro le quinte era successo l'orrore. L'attrice che interpretava Dorothy era Judy Garland, aveva 16 anni. Lo studio voleva Shirley Temple, che era molto più piccola, ma non riuscendo a ottenere Shirley Temple, la produzione si era accontentata solamente di Judy Garland, però avevano deciso di farla sembrare più piccola. Come? Imponendole una dieta folle, ragazzi. Praticamente Judy mangiava solo brodo di pollo e caffè nero. Per metterla a suo agio la chiamavano porcellina grassa con le trecce, e per farle il favore di ridurle l'appetito, Louis B. Mayer, cioè il capo della MGM, la incoraggiava a fumare sigarette. Ripeto, ragazzi, aveva 16 anni. Ora, essendo che volevano una molto più piccola di lei, durante le riprese le fasciavano il seno con un corsetto di ferro per appiattirlo, mentre i suoi piedi venivano infilati nelle famose scarpette rosse, no? Le scarpette rosse che indossa Dorothy, però di una misura più piccola rispetto alla sua, così sembrava che avesse i piedini più piccoli. Non parliamo poi delle molestie che avrebbe subito sul set, perché non ne possiamo parlare. Comunque vabbè, tutta questa storia
Se avete letto il mio libro Infanzie rubate vi starà sembrando un déjà vu, perché effettivamente nel primo capitolo ne parliamo. Questo ambiente tossico, unito a una dieta a base di brodo e caffè, ovviamente la indeboliva, cioè lei era uno zombie, quindi per tenerla sveglia e produttiva durante le riprese le somministravano delle pillole stimolanti. Siccome poi però a causa degli stimolanti Judy non riusciva a dormire la notte, allora la notte le davano dei barbiturici per dormire. Judy svilupperà una dipendenza fortissima da questi farmaci, continuerà ad assumerli per tutta la vita, morendo a soli 47 anni per overdose. Ora, ripensando a tutto questo, gli utenti oggi non riescono a fare a meno di spaventarsi notando che Cynthia e Ariana siano dimagrite moltissimo dall'inizio delle riprese. Se nel 2021 le due infatti erano così, questa che vedete è la primissima volta in cui hanno cantato insieme, nel 2025 sono così. Prima questa era Ariana Grande, ora questa è Ariana piccola. Prima Cynthia aveva un corpo molto muscoloso, ora è più esile. Cynthia stessa ha dichiarato a Hilt Hub di avere perso 9 kg durante queste riprese, ma ciò che accende definitivamente i sospetti è che Ariana e Cynthia non sono le uniche del cast a essere dimagrite. Anche Michelle Yeoh, che interpreta Madame Horrible, viene tirata dentro al complotto. Lei infatti prima di Wicked era così, dopo Wicked è così, non solo più magra ma anche provata sembra. Attenzione ragazzi, erano tutte magre anche prima, ma ora molti utenti dicono sembrano denutrite. Questo cambiamento fisico non avrebbe interessato solo le donne. Ethan Slater ad esempio prima di Wicked aveva un aspetto riposato, mentre ora dopo 2 film girati di seguito ha le occhiaie. Incredibile, cioè lavorare per 3 anni consecutivi giorno e notte ti fa venire le occhiaie, chi l'avrebbe mai detto? Quale sarebbe quindi il complotto che è nato? Che una delle regole imposte dall'alto agli attori sia stata la fame, che la storia si stia ripetendo, che sul set di Wicked sia successo qualcosa di terribile di cui ancora non sappiamo niente, anche perché sul set del Mago di Oz Judy Garland non è stata l'unica a perderci la salute, altrimenti non si parlerebbe della maledizione del Mago di Oz addirittura. Ora vi narrerò un po' di roba spaventosa ragazzi, considerate che tutto quello che sto per raccontarvi si scoprì solamente molto tempo dopo l'uscita del film Il Mago di Oz. Partiamo dall'uomo di latta. Il primo attore scelto per il ruolo fu Buddy Ebsen. Per farlo sembrare di alluminio gli applicarono un trucco ovviamente a base di polvere di alluminio. Peccato che durante le riprese Buddy iniziò a sentirsi stranamente male. Una notte si svegliò nel bel mezzo di una crisi convulsa. Le sue dita iniziarono a contrarsi, seguite dalle braccia, finché anche le gambe gli si piegarono all'indietro, arrotolandosi diciamo all'altezza delle ginocchia. Praticamente tutto il suo corpo iniziò ad accartocciarsi su se stesso come una lattina, cioè lui era veramente diventato una latta di alluminio schiacciata, accartocciata. Alla fine il collasso raggiunse i polmoni, così venne portato d'urgenza in ospedale e lì scoprì che i suoi organi erano ricoperti della stessa sostanza che gli era stata spruzzata sul viso per 9 giorni, alluminio. Non sapendo se sarebbe sopravvissuto, il regista lo licenziò e lo sostituì con un altro attore. Al suo posto arrivò Jack Haley. Jack Haley giustamente disse: "Oh, però niente polvere di alluminio su di me, mi raccomando". E la produzione: "Sì, tranquillo, nessun problema". Al posto della polvere a base di alluminio, infatti, gli misero una crema a base di alluminio, così non la respiravano. Jack finì in ospedale con una grave infezione agli occhi, per la quale venne urgentemente operato. In tutto ciò, sto film lo stavano girando in Technicolor, cioè sarebbe stato un film innovativo. Il Technicolor era una tecnologia nuova, ma questa nuova tecnologia richiedeva l'uso di luci potentissime, così forti da portare le temperature sul set oltre i 40 gradi. Gli attori quindi sudavano come ippopotami, già quando erano vestiti normalmente. Figuriamoci quello che era vestito
vestito da leone codardo e che poverino indossava un costume fatto con vera pelliccia animale. Lo spaventapasseri comunque non se la passava tanto meglio, perché indossava ogni giorno una maschera di lattice che gli veniva letteralmente incollata alla pelle per poi essere strappata via brutalmente a fine giornata. Il prezzo di quel trucco fu altissimo, infatti l'attore ne uscì con cicatrici permanenti in faccia. Le rughe che possiamo notare ai lati del suo mento in questa foto, scattata decenni dopo le riprese del Mago di Oz, sono i solchi lasciati dal lattice, cioè dalla maschera di lattice. Infine, la strega dell'Ovest. La strega dell'Ovest, al tempo interpretata da Margaret Hamilton, in una scena doveva sparire dentro una botola. Ora, al tempo non esisteva la CGI per come la conosciamo, quindi per rendere la scena magica e far sembrare che sparisse in un'esplosione, avevano deciso di farla vera l'esplosione, con una fiammata sotto di lei. Che idea di merda! Cioè, non solo uno l'ha pensato, ma il team se l'è accollata. Durante uno dei chuck qualcosa ovviamente andò storto. I tecnici liberarono le fiamme quando ancora Margaret non era del tutto coperta dalla botola. Così la scopa di paglia che teneva in mano prese fuoco e le fiamme avvolsero anche lei. Panico. Quando spensero l'incendio, Margaret era coperta di ustioni. Mentre attendevano i soccorsi, purtroppo furono costretti a farle una cosa atroce, cioè a strofinarle l'alcol sopra le ustioni per rimuoverle il trucco verde, in quanto nel trucco c'era il rame, una sostanza tossica che a detta loro avrebbe potuto causarle cicatrici permanenti se non rimosso subito. L'uomo che le rimosse il trucco dirà in futuro in un'intervista: non dimenticherò mai, finché vivo, il dolore di averle strofinato l'alcol su quelle ustioni. Già. Pensa lei, amo. Margaret subì ustioni di secondo e terzo grado. Dopo settimane di ricovero tornò sul set già verde. Sul serio, perché la sua pelle aveva assorbito un po' di colore. Ci volle molto tempo affinché lo eliminasse. Comunque, quando finalmente tornò sul set, Margaret, ancora tutta bruciante, avrebbe dovuto girare una scena in cui volava su una scopa che era sospesa a circa 6 metri da terra e oltretutto emetteva fumo nero questa scopa. Ma dopo quello che aveva passato, ragazzi, ovviamente Margaret disse no grazie, non me la sento, questa scena la girerà una controfigura. La produzione accettò, quindi per fortuna fu la controfigura a finire ricoverata in ospedale. Infatti durante le riprese l'impianto esplose e la controfigura si ritrovò un tubo di metallo ficcato nella coscia. Ciliegina sulla torta, la neve finta che vediamo cadere nel film, l'avete presente? È fatta di amianto. Questo è amianto. Ed ecco perché si parla della maledizione del Mago di Oz. Sembrava maledetto quel film, ma non era maledetto, semplicemente si voleva creare qualcosa che con le tecnologie dell'epoca non era possibile. Ma a proposito della maledizione del Mago di Oz, potrebbe capitarvi di sentire su TikTok il caso del mastichino impiccato. I mastichini sarebbero gli abitanti del villaggio dei mastichini, no? Il popolo che accoglie Dorothy all'inizio del film. Secondo una leggenda metropolitana che circola da decenni, nella scena in cui Dorothy cammina lungo la strada di mattoni gialli, sullo sfondo si vedrebbe un omino impiccato a un albero. La teoria vuole che durante le riprese uno degli attori che interpretava un mastichino avrebbe compiuto l'estremo gesto e che l'evento sia finito accidentalmente nel film. Questa scena sarebbe visibile solo in una collezione rara, la Collector's Edition, mentre nelle versioni rimasterizzate l'immagine sarebbe stata censurata, sostituita con degli uccelli. Ma questa, ragazzi, sembra essere solo una leggenda. L'unica prova che circola di questo omino impiccato sarebbero dei video su YouTube, molti risalenti anche a 12 anni fa. Ma saranno originali quei video, modificati? Boh, chi può saperlo. Molti di quelli che possiedono la versione VHS hanno mostrato che c'è l'uccello, cioè anche nella loro versione c'è l'uccello. Poi vabbè, ci sarebbero altre prove che smontano la teoria, ad esempio i registri. Secondo i registri la scena incriminata è stata girata tra il 15 e il 19 novembre 1938, mentre le scene con i mastichini sono state girate a metà dicembre 1938.
I tempi non corrispondono, significa che i mastichini quando l'omino si è impiccato non erano ancora sul set, quindi o l'impiccato non era un mastichino oppure non c'era nessun impiccato e questa è una fake news. La prova del 9 ovviamente sarebbe scoprire se un attore in quel periodo, intorno al novembre 1939, si sia tolto la vita, ma non risulta. Quindi sì, tutte balle probabilmente, è solo un uccello che poverino da 80 anni viene accusato di essere un impiccato, lo considererei body shaming. Comunque sta di fatto che cose terribili sono accadute sul set del Mago di Oz nel lontano 1938 e adesso uno dei commenti che si legge più spesso sotto i video di Ariana e Cynthia che fanno cose è: quando la promozione del film finirà, gli attori racconteranno che cose terribili sono accadute sul set di Wicked, come era successo col Mago di Oz. Perché, come vi dicevo, tutta sta roba oscura si è scoperta molto tempo dopo l'uscita del film nelle sale. Gli utenti scrivono: sicuro anche in questo caso il regista sarà stato abusante durante le riprese di Wicked. Tutto pur di confezionare un film perfetto. Queste sono le voci che circolano online, ragazzi, e infatti in rete si trovano discussioni di questo tipo. C'è chi scrive, parlando del regista, che ha costretto Ariana a non essere Ariana. Immagina dire a qualcuno che deve smettere di essere se stesso per interpretare un personaggio. È colpa sua se poi non riesce più a tornare normale. Quindi sarebbe colpa del regista, no? Se Ariana ora è rimasta intrappolata nel personaggio di Glinda. E un altro utente aggiunge: questo regista non nota il cambiamento radicale in entrambi i personaggi principali? Sono scheletriche, si vedono quasi tutte le ossa dei loro corpi e piangono in continuazione. Questo non è normale, è estremamente triste da vedere. Ma concretamente il regista che cosa dovrebbe fare accorgendosi che Ariana e Cynthia dimagriscono? Fargli una peperonata? Cioè, così come sarebbe totalmente inappropriato andare da un'attrice e dirle: ah, stai ingrassando troppo, mettiti a dieta, allo stesso modo sarebbe fuori luogo dirle: stai dimagrendo troppo, mangia di più. O no? Certo, si spera che non abbia veramente richiesto lui dei dimagrimenti estremi a parte del cast, perché comunque non ci sarebbe stato motivo. Il regista può richiedere modifiche al corpo di un attore, ma solo se la trama del film lo richiede, cioè se la trama del film richiede che il personaggio abbia una determinata conformazione fisica, costituzione fisica. Ad esempio, se si sta girando un film sulla povertà, sulla carestia, in quel caso può avere senso chiedere all'attore di non ingrassare troppo durante le riprese, perché una variazione evidente di peso romperebbe il realismo. Il corpo in quel caso farebbe parte del racconto, ma nel caso di Wicked no, cioè il peso degli attori non dovrebbe essere affare del regista. Cioè io non credo che il regista abbia messo tutti a digiuno, anche perché c'è pure una cosa che me lo fa pensare, ragazzi: il fatto che le foto in cui sono tutti così tanto dimagriti risalgono alla campagna di marketing. Quindi quando sia la parte 1 che la parte 2 di Wicked erano già state girate, perché appunto sono state girate insieme. Che senso avrebbe mettere il cast a dieta dopo aver girato i film? È pur vero però, e questo va detto, che nel film Wicked non c'è tutta questa rappresentazione di corpi, cioè non c'è tutta sta varietà, sono tutti magri. C'è quindi un'estetica della magrezza. Ma sta cosa da sola non è una prova, cioè questo ce l'hanno in comune la maggior parte dei film. Eppure le teorie contro il regista sono veramente numerose. Vi leggo solo alcune discussioni. Forse è colpa di Jon Chu. Non può essere una coincidenza che le donne più rappresentate del film siano quelle che ora sembrano malaticce e magre. Altro commento: ma che cazzo è successo qui? Questo film per bambini imbarazzante ha letteralmente succhiato le anime di tutto il cast. Addirittura, ve lo ricordate il video in cui vediamo Ariana che fa fatica ad aprire la bottiglia d'acqua? Ecco, lì sotto un utente commenta: sta morendo davanti ai nostri occhi.
addirittura perché non riesce ad aprire la bottiglia. Mi sembra un filo drammatico. Allora, volete sapere cosa ne penso io? Secondo me questi si sono semplicemente stressati a merda. Cioè ragazzi, non è che hanno girato un videoclip musicale, hanno girato 2 film di fila, peraltro musical, manco film. Questo significa che per mesi, ogni singolo giorno, queste persone hanno ballato e cantato. Tutto ciò lo hanno fatto indossando costumi pesanti, sotto luci di scena caldissime, per almeno 6 ore al giorno. Tra l'altro, secondo me è impensabile che Ariana e Cynthia abbiano preparato simili coreografie senza un regime alimentare adeguato. Parliamo di acrobazie, ragazzi, molte delle quali così pericolose che nemmeno ve le posso mostrare. Ad esempio, c'è una scena in cui Ariana balla su una ringhiera, c'è una scena in cui Ariana balla appesa a un lampadario, ci sono scene di Cynthia che balla volteggiando per aria tenuta solo dalle corde. Sono movimenti che richiedono molti sforzi, ragazzi, molta forza nelle braccia e nelle gambe. Per sostenere certi sforzi, per avere l'energia necessaria a compiere movimenti del genere, il corpo ha bisogno di nutrienti. Quindi secondo me è molto più probabile che l'estremo stress fisico a cui sono state sottoposte durante le riprese abbia superato le loro capacità di recupero e che siano dimagrite molto per questo. In più ricordiamoci che non hanno girato in studio con l'aria condizionata, con il green screen. Molte scene quindi le avranno girate di giorno, con il freddo, con il caldo, alcune le avranno dovute girare di notte, cioè le scene in notturna. Chiaramente quando un film non è fatto in studio si aspetta la notte per girarle, quindi è come se avessero corso una maratona ogni santo giorno per sti 2 o 3 anni. E poi finite le riprese non è che sono tornati a casa a riposarsi, no, è iniziata la campagna promozionale. Mamma mia, il che significa viaggiare ogni giorno da una parte all'altra del mondo. Singapore, da Singapore vai a Londra, da Londra vai a New York, e quindi fusi orari sballati, routine alimentari sputtanate, routine del sonno sputtanate. Nel frattempo rilascia interviste a raffica e sotto ogni intervista vai a leggere milioni di commenti negativi. Cioè, comunque è uno stress logorante, ma tutto questo processo è normale quando si gira un film, anche perché il film è un progetto, quindi è per fortuna, diciamo, uno stress che dura per un certo periodo di tempo, poi finisce. Non lo so, io non credo che c'entri il regista con il loro dimagrimento, anche perché Ariana e Cynthia, ragazzi, parlano sempre bene del regista, ne parlano con gratitudine. È vero che loro parlano bene di tutti, però, cioè, si vede che lo amano quasi quanto amano Jake l'intervistatore. Ariana da Drew Barrymore dice: With John Chu, our brilliant director who created the safest space in the entire world. He's truly the best there is. Cynthia invece dice: il nostro regista è una delle persone più meravigliose che io abbia mai incontrato in vita mia. Con lui io sentivo di poter parlare di tutto. Quindi di cosa stiamo parlando? Non ho capito l'argomento, non ho capito qual è il caso. Ma incredibilmente, ragazzi, veramente tutto molto incredibile ai miei occhi, ho trovato diversi commenti online del tipo: mi sembra strano che parlino tutti così bene del regista. È quasi come se fossero costretti da lui a parlarne bene. Vabbè, però decidiamoci, cioè non ci sta bene niente. E se parlano male del regista è cattivo perché ne parlano male, se ne parlano bene è sospetto perché ne parlano bene. Allora ha fatto bene Blake Lively che non ha parlato proprio del regista e lo ha chiuso in cantina. Tra le teorie più cupe che circolano online c'è quella della codipendenza. A lot of people are asking, are you guys going to miss each other? I'm like, I don't think we're going to have to miss each other at all. We've become quite codependent. Yeah. Alcuni ipotizzano che Ariana Grande possa avere trascinato Cynthia in un disturbo alimentare. Si parla di una dinamica abbastanza comune in chi soffre di queste patologie, cioè la tendenza a stringere un'amicizia molto forte con un'altra persona che condivide lo stesso disturbo e creare insieme una bolla in cui si normalizza questo comportamento. Ci capiamo tra di noi, nessun altro ti capisce quanto ti capisco io. Ecco, queste bolle talvolta peggiorano la situazione al punto che tra le 2 amiche nasce una competizione a chi si impegna di più, capitemi? Ma queste sono solo speculazioni. Questa cosa che Ariana soffra di disturbi
È una fake news vecchia di 10 anni. Già nel 2013, ai tempi di Victorious, girava la stessa voce dopo un suo dimagrimento. Ariana già allora rispose con un post su Tumblr in cui diceva: grazie per la preoccupazione raga, ma no, non è come pensate, ho semplicemente cambiato alimentazione perché mangiavo continuamente cibo spazzatura e siccome soffro di ipoglicemia, attenzione a questa cosa, ho dovuto darmi una regolata. Mangio quanto prima, ma mangio meglio e faccio attività fisica. Ok, a proposito dell'ipoglicemia, ragazzi, l'anno dopo dichiarò Ariana a Billboard: sono ipoglicemica, quindi a volte mi sento ansiosa se mi dimentico di mangiare. Questo che cosa significa, ragazzi, secondo voi? Che se Ariana non mangiasse non la vedremmo piangere alle interviste, la vedremmo svenire. Ma poi, anche se fosse, cioè, anche se Ariana, Cynthia o chiunque altro del cast avesse un disturbo alimentare, non esiste un solo buon motivo per scavare in questa direzione, cioè per approfondire questo argomento, far notare loro il loro dimagrimento commentando le foto caricate su Instagram da loro stessi, aprire discussioni online per scoprire perché una celebrità è dimagrita. È morboso. Anche se fosse vero, non le aiuterebbe queste persone, anzi peggiorerebbe solo le cose. Rebecca Boswell, psicologa presso il Centro per i disturbi alimentari di Princeton, chiarisce su Women's Health quanto sia dannoso commentare i corpi altrui, innanzitutto perché non c'è modo di capire se ci sia un disturbo del genere o meno attraverso delle foto, ma se anche questo disturbo ci fosse e la nostra intuizione fosse corretta, non si farebbe altro commentando i loro corpi che alimentare le loro ossessioni, il loro rimuginare sul proprio aspetto fisico. Noi non sappiamo se qualcuno nel cast di Wicked soffra di disturbi alimentari, ma se anche fosse non abbiamo nessun potere. Dalla nostra posizione di spettatori non abbiamo il potere di curare, ma solo quello di ferire. Quindi se siete sinceramente preoccupati per Ariana o per Cynthia o per Michelle, supportatele in un altro modo. Non lo so, commentate ciò che fanno, non il loro aspetto. Sta a loro eventualmente trovare un sistema di supporto. Secondo altre teorie, Ariana, Cynthia e Michelle Yeoh avrebbero fatto uso di un farmaco per dimagrire. Secondo qualcuno per una richiesta della produzione, secondo altre speculazioni, semplicemente perché va di moda a Hollywood e quindi per scelta loro. Il nome del farmaco in questione è Ozempic. Cos'è l'Ozempic? È un farmaco nato per il diabete di tipo 2, serve a regolare la glicemia, ha però un effetto collaterale, come direbbe Cynthia, molto potente, riduce drasticamente l'appetito, fa quindi dimagrire velocemente senza soffrire la fame. Qualche anno fa qualcuno a Hollywood scoprì che poteva essere usato come scorciatoia estetica e scoppiò una vera e propria mania. Persone non diabetiche iniziarono a farselo prescrivere per dimagrire. Le farmacie si svuotarono e i pazienti diabetici, per cui questo farmaco è salvavita, rimasero a secco, mentre le celebrità ne avevano in quantità, tipo mentine. Da allora, quando una celebrità dimagrisce repentinamente, la gente dice che si è fatta di Ozempic. Anche in questo caso, quindi, Ariana e Cynthia sarebbero dimagrite, secondo i pettegolezzi, per l'Ozempic. Capito? Il mago di Oz potrebbe essere il diminutivo del mago di Ozempic. Ma sono tutte speculazioni, ragazzi, non esiste alcuna prova. Secondo me dobbiamo semplicemente accettare che è tutto più banale di quanto non immaginiamo. Il cast è stressato, ha lavorato a un progetto enorme e molto stressante, hanno guadagnato milioni e adesso probabilmente si riposeranno. Rimettiamo i problemi nella giusta prospettiva, soprattutto perché, ragazzi, parliamo di problemi di cui non sono loro a lamentarsi in prima persona, sono speculazioni, ce li stiamo inventando. Loro continuano a dire che sto set è stata l'esperienza migliore delle loro vite. Pronto? Ariana a un certo punto ha sentito anche il bisogno di postare su Instagram una sorta di lettera conclusiva in cui dice in sostanza: miei cari oziani, Wicked è stato il mio luogo sicuro fin da bambina, interpretare Glinda è stato il regalo più grande della mia vita, è stato un viaggio emotivamente trasformativo, grazie, sarò per sempre la vostra Glinda, con amore Ariana. Non sono parole coerenti con i pensieri di una persona che ha odiato stare su quel set, che ne è traumatizzata
traumatizzata. Tutti quelli che sostengono che Ariana e Cynthia siano state controllate dal regista, svuotate da questa esperienza, affamate dal team di produzione, maltrattate durante le riprese, stanno scegliendo di ignorare ingiustamente le numerosissime dichiarazioni in cui entrambe dicono l'esatto opposto, che sono state bene, che hanno amato fare questo film, che è stata un'esperienza positiva, profonda, che le ha cambiate in meglio. Questo significa che non si sono stressate? Ovviamente no, ragazzi, ma certo che è stato stressante, ma dove sta scritto che girare un musical non debba essere stressante? Il regista avrà dato loro delle direttive? Sì, certo, è il suo lavoro, è il director. Certe volte loro saranno state in disaccordo con l'idea creativa del regista? Può essere. Cioè, in 2 o 3 anni di riprese può capitare. Il regista avrà cercato di tirare fuori da loro vissuti dolorosi per farglieli usare nella recitazione? Sì. Questo è letteralmente quello che fa un regista. Questo non equivale però automaticamente a un ambiente di lavoro tossico, ragazzi. Non tutto è trauma, non tutto è abuso. L'abuso è quando ti viene tolta l'autonomia, quando vieni costretto a fare cose che non vuoi fare attraverso la paura, quando quindi non puoi scegliere. Il fatto che un lavoro che ami possa essere a tratti emotivamente drenante non lo rende automaticamente traumatico. Cioè, se fosse così, ragazzi, il teatro, il cinema, la danza, lo sport professionistico sarebbero discipline illegali. Ma da dove nasce questo bisogno di vedere in Ariana e Cynthia qualcosa di oscuro a tutti i costi? Un trauma a tutti i costi? Azzardo una rispostina. Secondo me a volte sentiamo un bisogno irresistibile di attribuire traumi alle celebrità, come se le loro vite dovessero per forza essere più difficili delle nostre. Parlo io che sovranalizzo tutto, lo so, però sto sovranalizzando anche il mio stesso comportamento sovranalizzante. Secondo me lo facciamo, ragazzi, perché solo così riusciamo a provare empatia verso le celebrità invece che invidia. Cioè, se penso che Ariana Grande soffre, mi sento più vicina a lei. Se invece penso che la sua vita in questo momento è fantastica, che lei a differenza mia è milionaria, c'ha un compagno, un'amica che la supporta, un lavoro creativo che ama, allora mi spunta quel pizzico di invidia che magari non mi fa godere l'intrattenimento che lei mi offre quanto vorrei. Dirà Ariana Grande a Variety: forse la gente sottovaluta quanto tempo abbiamo impiegato a trovare e a scomparire in queste donne. Quindi, quando certe inflessioni o manierismi impiegano tempo a dissolversi, a volte la gente ci prende in giro, ma avevamo un lavoro da fare e avevamo cose in cui perderci, perché era ciò che il pezzo richiedeva. E poi dirà Ariana al giornalista che la sta intervistando: sai, sto ancora cercando le mie sopracciglia, ti farò sapere se le trovo. Spero di no. Alla fine però le ha trovate. Da qualche giorno infatti Ariana è tornata mora e ovviamente la gente ha iniziato già a scrivere commenti del tipo: ah, guarda caso, ora che è finito Wicked sta tornando in salute, visto che era un ambiente tossico quello. No raga, è uguale a prima, è solo mora, è nella sua palette. In compenso Ariana Grande ha dichiarato che per ora smetterà di fare musica, cioè finito sto tour smetterà di fare musica perché vuole concentrarsi sulla recitazione. Si è appassionata troppo alla recitazione. C'è pure da dire che il regista le ha fatto disimparare il pop, quindi ora tornare a fare pop sarebbe un casino. Cynthia e Ariana sono ancora amiche, ma le malelingue dicono che finito Wicked le due non si frequenteranno più. Ma saranno anche cavoli loro dopo tutti i tatuaggi che si sono fatte. A livello artistico hanno fatto qualcosa di enorme. Wicked parte 1 ha incassato oltre 750 milioni di dollari a livello globale, quasi quanto il film di Checco Zalone in Italia. Ha ottenuto 10 nomination agli Oscar: miglior film, Cynthia Erivo come miglior attrice protagonista, Ariana Grande come miglior attrice non protagonista, per la sceneggiatura, per la colonna sonora, e ha vinto 2 Oscar il suo film. Hanno vinto come miglior costume e design. Tra l'altro il designer dei costumi, diciamo lo stilista, è stato il primo uomo nero a vincere l'Oscar in questa categoria. E ovviamente Wicked ha vinto l'Oscar come miglior scenografia. Oddio, non ricordo in questo momento il nome dello scenografo, anzi degli scenografi.
sono 2 ad aver vinto l'Oscar, ve li faccio comparire in sovrimpressione i nomi, ma era il minimo che sti scenografi vincessero l'Oscar dopo aver costruito una città di sana pianta. E ora concludiamo, rispondiamo alla grande domanda che ci tiene sospesi dall'inizio. Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno una relazione morbosa o no? Vi dico cosa ne penso io. No, in tutta questa vicenda io ho visto una grande energia femminile. Io penso che questo sia l'elemento che ci ha spiazzati tutti fino a farci inventare sette, complotti, amori segreti. Cosa stai dicendo, Iris? Cos'è questa retorica da guru femminista? Allora, non sto per vendervi un corso, ma pensateci, questa promozione ha visto coinvolte tantissime donne che si sono comportate in un modo che non siamo abituati a vedere sugli schermi. Sono state solidali tra loro, non competitive e non hanno nascosto la propria sensibilità. It's okay. It's okay. It's just a good question. Cioè, a conti fatti, ragazzi, gli scenari che abbiamo visto e che ci hanno straniti così tanto, quali sono? Quali sono? 1. Cynthia e Ariana che si sono supportate per tutto il tempo scambiandosi bacini, coccole, piangendo insieme, proteggendosi a vicenda in momenti di difficoltà, come quando il fan ha attraversato il cordone o quando il giornalista è impazzito e si è messo a scuotere il braccino di Ariana. 2. Abbiamo visto giornaliste che invece di metterle in difficoltà si sono commosse insieme a loro, come Sally, come Em, o che hanno esultato con loro per i loro risultati. Vedere ad esempio Drew Barrymore. You deserve this kind of honor. That's the bottom line. How about that? Okay. 3. Abbiamo visto Cynthia e Ariana che invece di starsene tutto il tempo sul piedistallo durante le interviste, ogni tanto si ricordavano di fare qualche complimento ai giornalisti che magari erano emozionati, chiedevano loro della loro esperienza personale, li ringraziavano, comunque si impegnavano per farli sentire ascoltati. 4. Abbiamo sentito discorsi estremamente introspettivi. Ora, secondo me non siamo abituati a vedere queste interazioni sugli schermi, perché le interviste che vanno virali di solito quali sono? Cioè, quali sono le interviste proprio quelle più famose? Parlo di donne intervistate, ok? Quali sono quelle proprio più famose che abbiamo visto tutti almeno una volta nella vita? Quelle che vedono le donne messe sotto processo dai giornalisti, che rispondono a domande sulla loro vita sentimentale, sulla loro sessualità, sul loro corpo. Ad esempio, le famose interviste a Britney Spears. I have to ask a couple of things about Justin. Okay, of course. You broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? A Lady Diana. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Oppure siamo abituati all'opposto, cioè donne superficiali che snobbano i giornalisti trattandoli male, come Blake Lively. First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. What about my bump? O ancora coattrici che competono tra loro o che comunque si sospetta che siano in competizione, come ai tempi Blake Lively, perdonatemi il doppio esempio, con Leighton Meester, quando si diceva che le due si odiassero, no? E allora divenne famosa l'intervista in cui sembrava che Blake Lively la prendesse in giro e che Leighton si comportasse come se le desse fastidio. Everyone knows blondes are nicer anyway. Attenzione, non dico che tutte le interviste alle donne siano così, ma queste sono le interviste che fino ad ora hanno sempre attratto più pubblico. Qui invece succede il contrario con Ariana e Cynthia. Il pubblico è attratto, ma dalla solidarietà esagerata tra queste donne, non dalla competizione, dalla profondità esagerata, non dalla loro superficialità. You're young and you're hearing all kinds of things. Even if you go to Thanksgiving dinner and someone's granny says, "Oh my God, you look skinnier, what happened?" Or "You look heavier, what happened?" It's like, that is something that is uncomfortable and horrible no matter where it's happening, no matter the scale it's happening on. A resident in my life since I was 17, it's not welcome. And however you all can protect yourselves from that noise, if you gotta block people, I don't care. You keep yourself safe because no one has the right to say shit
dalla gentilezza esagerata, non dal loro essere scontrose. Very good. You are very good. You have been the light of the day. You are such a gift. You brought such light into the room. Thank you very much. Ariana e Cynthia rompono la norma a cui siamo abituati e potrebbe essere tutto un piano di marketing, ma che piano di marketing figo sarebbe? Sono riusciti a diventare virali senza danneggiare nessuno e senza danneggiare se stesse, anzi Ariana zitta zitta, seppure ripulita la reputazione. Sicuramente poi hanno esagerato nei comportamenti. Ma che comportamenti hanno esagerato, ragazzi? La gentilezza, la gratitudine, la solidarietà, l'affetto. Cioè, pure che li esageri questi comportamenti, non succede niente di male a nessuno, anzi meglio. Ma soprattutto, cosa importantissima, questo loro atteggiamento non ha minimamente ostacolato la diffusione delle riflessioni che il film porta con sé. The way in which people have been celebrating friendship, but I think we can be vocal about that. That it's okay, that it's wonderful when you see women celebrating women, being friends, loving each other. Let's celebrate it. Let's not immediately believe that it isn't real. Maybe let's just welcome it and hope that there's more of it. That's the thing I'd want to be vocal about. Anzi, quelle tematiche sono arrivate al pubblico in modo... come dire, non mi viene la parola. Cynthia, dillo tu. Really powerful. A questo punto passo la parola a voi. Secondo voi l'amicizia tra Ariana e Cynthia è morbosa o no? Stanno insieme? Smetteranno di calcolarsi una volta finito Wicked? Pensate che sia successo qualcosa di terribile sul set? E se sì, perché lo pensate? Cioè, cosa ve lo fa pensare? Avete visto Wicked? E in tal caso vi sentite più Glinda o più Elphaba? Ma soprattutto, quanto siete bravi a tenere lo spazio da 1 a 10? Fatemelo sapere nei commenti che io adesso scendo subito giù a leggervi. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto del video, ma soprattutto ringrazio Jake che è bravissimo. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale, vi mando un bacio e a voi la linea.